Buonasera a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale dell'8 aprile 2019. Grazie Silvano, mi hai tolto un anno. Quindi dichiaro ufficialmente aperta la seduta del Consiglio Comunale, non prima di aver fatto gli auguri all'assessore Barbara Denardi. Buon compleanno Barbara. E do subito la parola alla dottoressa Costalonga per l'appello. Prego. In ordine? Basta che aggiungi il sindaco che comincia. Tonò e Tocchetti. Sì, la prossima volta farò tutto. Scusami, occhio. Prego. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Costa Giulia. Arriva. Criscuoli Silvia. Daregian Antonio. Darsie Caterina. Domini Ludovico. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Assente giustificata. Tonon Roberto. Tocchet Silvano. Presente. 10 presenti. 10 presenti. Dus, Darcier e Fasan accettano la carica di scrutatori. Bene. Allora, vedo un'imprevista richiesta, ma io, essendo all'inizio, do la parola al consigliere Carnelos. Sì, siccome come al solito sarà probabilmente un consiglio con qualche asperità e dovrebbe essere anche sotto il profilo ordinario l'ultimo consiglio comunale, salvo l'ipotesi appunto di eventuali questioni di bilancio, e così quando una guardia smontante saluta e noi consiglieri comunali siamo guardia smontante, ho pensato che, come si può dire, il consigliere dalla maglietta rossa, che come sapete per una ragione morale ho portato, pensavo così di ringraziare i miei colleghi e le mie colleghe con un omaggio così a ricordo di questa consigliatura. Se ricordate, in un consiglio comunale avevo letto così qualche brano di un libro che non è in vendita. L'avevamo fatto così all'interno della mia famiglia, aveva scritto peraltro un vittoriese, il professor Piovesana, che è mio zio. Quel libro è finito e siccome una qualche connessione con la città del centenario ce l'ha, è intitolato 100 anni di gratitudine e il titolo, oltre che evocare ovviamente i 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, ricorda i 100 anni della guerra, i 100 anni di una zia che è morta a 100 anni, e così è una sfaccettatura, contiene delle sfaccettature che possono essere così utili, ancorché privatistiche, ancorché pensavo
di farne un omaggio ai consiglieri e ovviamente alla Giunta, proprio per ricordare. E vedete, credo per noi 16 che abbiamo avuto questa avventura per questi 5 anni, qui c'è stato 100 anni di gratitudine, ma credo che possiamo dirci reciprocamente 5 anni di gratitudine, perché credo che tutti, con più o meno talenti, quelli che madre natura o il buon Dio o del fatto, a seconda di quelle che sono le nostre opinioni, ci siamo fatti. E al di là, dicevo, dell'asperità, io credo, come si può dire, che ciascuno di noi, ciascuno nel proprio ruolo, ciascuno nella propria parte politica, abbia cercato di portare il suo mattoncino per il bene comune. E mi piacerebbe, voi sapete, c'è il film La vita è bella, io dico anche la politica è bella, è vero, forse ultimamente manca la bella politica, ma può essere un augurio della guardia smontante alla guardia montante dal 26 di maggio in poi. E quindi grazie a voi, spero che il grazie sia reciproco e questo è appunto per i miei colleghi consiglieri. Ecco, se fatemi. Sì, velocissimo. Forse vi siete accorti che mi ha passato la parola il Presidente. No, Solo come rappresentante unico questa sera della minoranza, volevo ringraziare Graziano per il gradito omaggio e per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni di politica. Mi auguro che non sia... Mi auguro che queste mie parole non precludono una ricandidatura e un nuovo posto, un nuovo seggio qui in Consiglio Comunale. Sarebbe bello essere tutti e due la prossima volta, così continueremo a punzecchiarci. E... Parafrasando un poeta direi del domani non v'è certezza, però affidiamoci a quello va bene. che capiterà. Grazie Graziano. Prego. Detto questo, se ricordate, vi ricordo il primo consiglio comunale di questa consigliatura al Museo della Battaglia, avevo ritenuto opportuno la gratitudine all'altra metà del cielo, alle consigliere comunali che erano presenti. Credo e ho pensato così, perché non sia un fugace accadimento, di così come l'abbiamo iniziato, così volevo terminarlo, con ovviamente alle consigliere ovviamente quello all'assessore Denardi vale doppio, oggi non sapevo. Ci sono state custodi anche la dottoressa Costalonga e la dottoressa Dalla Torre. Direi che qui l'ho dato a chi ha avuto la seggiola. A dir la verità, il nostro comune ha tante donne che silenziosamente prestano il loro servizio per i cittadini. Un lavoro nascosto, un lavoro tante volte faticoso. Allora lo do a nome di tutto questo. Non è solo per lei, ma è per tutte. Se c'è un posto dove potete mettere, vale per tutte le donne. Mancano... Al mio capogruppo c'è una consigliera mamma che non c'è e allora
lo do anche al mio capogruppo perché la consegni alla consigliera assente, ovviamente, per nobili ragioni. Però permettetemi, sapete io sono un po' strambo sempre, e dandola appunto a una consigliera mamma, mi vengono in mente tutte le mamme. Anche perché probabilmente, vedete, io credo che sia l'unica donna che ho amato, mia madre. E dandola ad US, di cui ho conosciuto una cosa che non sapevo. Ha avuto una bisnonna levatrice di Serravalle, che chissà quanti bambini avrà fatto nascere. E siccome, come si può dire, è stata la prima consigliere comunale nel 1946, ci fu le elezioni col Comitato di Liberazione Nazionale, e quella levatrice di Serravalle divenne la prima consigliere comunale, non so se era marzo o aprile in cui si svolsero le elezioni, pensate 1946. La legge del voto alle donne è del 1946 e Vittorio Veneto ha avuto una donna consigliere comunale. Qualcuno degli storiografì, probabilmente la storia credo che debba essere scritta. E siccome un'altra consigliera ha avuto una mamma levatrice che io ho conosciuto, penso così, che Caterina ne avrà due. Una è per la mamma levatrice, che se non ci fossero le mamme noi non ci saremmo, e allora ne do appunto una per la levatrice Salini e l'altra per la levatrice, ricordami, Moz, che peraltro, vabbè, che poi qualcuno dice che polemizzo, ma ha perso il marito, ucciso dai fascisti. Tempi andati, dite voi. Sì, tempi andati, ma non dimentichiamo, perché troppo spesso si sdogana tutto e non vorrei che certe cose venissero appunto sdoganate. Grazie, scusate, mi avete sopportato tante volte, spero di non avervi tediato, ma era un po' anche per sdrammatizzare la cosa. Grazie. Grazie, consigliere. Grazie. A questo punto sono... È arrivato il consigliere Costa Giulia e anche il consigliere Sant'Antonio, quindi siamo in 12. A questo punto sono lieto di invitare qui, prego l'assessore Costa di riceverli, Fabio Tonon, Matteo Paier, Elena Pagnossin, Maxine Rizzotto, Giulia Badassar e il presidente Vascellari Giampietro. Prego, accomodatevi. Mettetevi pure... No, qui davanti. No, qui. Quello qui che ha fatto il gesto eroico, adesso li presenta Costa. Grazie, buonasera. Mi pare che manchi Maxine, mi dicevi che è via, sta lavorando. Sì, buonasera a tutti. Noi questa sera vogliamo dare un riconoscimento ufficiale pubblico a questi ragazzi perché, ecco, leggo velocemente, in trasferta a Milano i 5 giovani sono intervenuti di fronte all'incendio di uno degli appartamenti della palazzina che li ospitava per soccorrere e mettere in sicurezza gli inquilini dello stabile. Fabio Tonon e Matteo Paier hanno sfondato la porta del locale in preda alle fiamme.
mentre gli altri 3 amici, Elena, Maxine e Giulia, passavano da un piano all'altro dei 5 piani dell'edificio suonando i campanelli per allertare i condomini e consentire loro di mettersi in salvo, al sicuro. Fabio e Matteo non sono purtroppo riusciti a salvare l'anziano disabile che viveva all'interno dell'appartamento aggredito dal fuoco e poi hanno dovuto trascorrere parecchie ore in ospedale a causa del fumo che avevano respirato. Il tempestivo intervento dei 5 atleti ha però consentito ai vigili del fuoco di agire rapidamente, circoscrivendo le fiamme al solo appartamento del 3° piano. Indubbiamente questo è un gesto di coraggio, di grande senso civico che i nostri atleti, che i nostri ragazzi hanno dimostrato, giovani ragazzi, e per dire anche che lo sport non è solo gara e competizione, ma anche è attenzione e prontezza di intervento nei confronti delle persone che hanno bisogno. Ecco. Aggiungo una postilla che, come si dice, che dietro a ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. Qua devo dire che dietro a 5 ragazzi e altri ancora del judo, dietro a questi 5 bravi ragazzi c'è anche un grande maestro, è il maestro Vascellari, del quale io voglio ricordare, vi dico solamente 3 numeri. 32 sono gli anni del torneo internazionale di judo, 42 sono gli anni, mi pare, della società e 52 sono gli anni da quando lui ha cominciato a praticare questa attività. E quindi a praticarla e poi soprattutto insegnarla, essere un maestro è un esempio per tutti i nostri giovani. Ecco, adesso con il sindaco consegniamo appunto il volume che riguarda il centenario più lo stemma della città di Vittorio Veneto. Ecco. Qua. Che sicuramente sono dei bravi ragazzi, fra virgolette, di loro di natura, perché così sono stati educati, ma come ha detto l'assessore Costa, probabilmente anche una educazione continua in uno sport. Ricordo ancora tutte lo noto ogni volta. E se qualcuno di voi ha avuto occasione di andare nella palestra, io la chiamo la casa del maestro Vascellari, ci sono dei termini che sono molto significativi. Andare per capire, in linea con quanto c'è scritto lì, sicuramente questi ragazzi sono cresciuti bene e saranno, per fortuna nostra, degli ottimi cittadini. Grazie. Grazie ragazzi. Delle velocissime comunicazioni, signor Sindaco, prego. Grazie Presidente. Era per comunicare, è già apparso sui giornali, che il 25 aprile avremo l'onore di avere in città il Presidente della Repubblica. Appena ci saranno delle notizie più dettagliate rispetto agli orari e allo svolgimento della giornata, saremo ovviamente
a comunicarli in maniera ufficiale e pubblica. Grazie. Assessore De Nardi, prego. Grazie, buonasera a tutti. Rapidamente solo per informare tutti quanti che in queste ultime settimane sono arrivati 2 nuovi contributi per le attività del centro antiviolenza di Vittorio Veneto, 5.000 euro dalla Fondazione di Comunità della Sinistra Piave e 2.123 euro come contributo da parte della Maratonina della Vittoria, che è una percentuale di quanto corrisposto all'organizzazione da tutti gli atleti che hanno partecipato alla maratonina e alle 2 city run. Ovviamente a nome di tutta l'amministrazione ringraziamo la Fondazione di Comunità e il comitato che si è occupato dell'organizzazione della Maratonina della Vittoria per questi contributi. Grazie Assessore De Nardi. A questo punto, al punto numero 2 all'ordine del giorno, invito il Presidente della Commissione Pari Opportunità, Vittorio Terrassan, a prendere posto qui al mio fianco per illustrare l'attività svolta. Prego. Quindi diamo corso al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Prego. Sì, buonasera. Appunto leggo la relazione sulle attività svolte dalla Commissione sulle pari opportunità nell'anno 2018 e nei primi mesi qua del 2019. La Commissione per le pari opportunità è stata costituita con decreto del Sindaco numero 2 del 19 gennaio 2018 ed è dotata di specifico regolamento per l'organizzazione e il funzionamento. Ne fanno parte componenti di diritto Barbara De Nardi, assessore con delega alle pari opportunità, Adriano Botteon, consigliere comunale eletto con maggior cifra individuale e che è subentrato in data 12 luglio 2018 Alessandro De Bastiani, dimissionario. Componenti eletti dal Consiglio Comunale Maria Teresa Fanton e Rita Lott per la maggioranza, Alberto Pagotto e Samantha Stefan per la minoranza. Altri componenti Vittorio Terrassan e Alida De Luca con candidature sostenute rispettivamente dal Coordinamento Associazioni Disabilità dell'UL7 e da CGIL Sindacato Pensionati. Da evidenziare che nell'avviso pubblico per gli altri componenti i posti disponibili erano 7. Si ritiene quindi che il prossimo bando pubblico debba essere maggiormente pubblicizzato e sostenuto tra le associazioni del territorio al fine di dare maggiore rappresentatività alla Commissione. Nella prima seduta del 27 febbraio si è provveduto a eleggere Presidente Vittorio Terrassan, Segretario Alberto Pagotto. Il Vicepresidente era già stato indicato nel regolamento nella figura dell'assessore con delega alle pari opportunità Barbara De Nardi. Successivamente la Commissione è stata integrata da un nuovo componente, Massimo Ceresa, che aveva espresso la volontà di parteciparvi. A gennaio 2019 ha concluso per problemi di lavoro. La Commissione si è riunita nel 2018 8 volte, ben al di sopra degli almeno 3 incontri all'anno previsti dal regolamento. Nei primi mesi 2019, fino a conclusione del mandato, si è riunita altre 2 volte. Nella commissione dell'8 marzo, l'assessore Barbara De Nardi illustra l'importante servizio svolto dal centro antiviolenza del Comune di Vittorio Veneto. Viene anche distribuita una relazione con dati e attività relativi all'anno 2017. E qui di seguito do una relazione, una breve sintesi dei vari incontri della Commissione, specificando i partecipanti e di cosa si è parlato. Nella Commissione del 12 aprile la dottoressa Stefania Chies illustra le varie iniziative e gli ambiti di intervento del Comune nella variegata realtà sociale e assistenziale di Vittorio Veneto.
Massimo Ceresa, propone di portare nella nostra città la mostra Com'è rivestita. Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale. È una mostra che è itinerante e la Commissione Pari Opportunità esprime interesse alla realizzazione di tale iniziativa, incaricando i servizi sociali comunali a prendere contatto con gli organizzatori. Nella Commissione del 24 maggio l'autoressa Stefania Chies prosegue l'illustrazione di iniziative ed ambiti di intervento del Comune nella realtà sociale e assistenziale Vittorio Veneto. Viene esaminato il patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere e, ritenendolo un documento valido e completo per i temi trattati, invita l'amministrazione comunale a recepirlo. Viene deciso di invitare ai prossimi incontri specifiche realtà che operano nel sociale per maggiori approfondimenti. Nella Commissione del 12 luglio c'è l'incontro sul tema della disabilità. Partecipano Renata D'Arè, Presidente ANFAS Sinistra Piave Onlus, e Massimo Ciacchi, Presidente di Terra Fertile Cooperativa Sociale Onlus. D'Arè illustra i tanti impegni dell'Associazione a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie. Ciacchi espone i diversi settori di operatività della cooperativa e le attività in essere: 3 centri diurni, produzione e vendita di prodotti biologici e naturali, oltre che la gestione di altri servizi che danno lavoro a persone appartenenti alle fasce deboli della società. Le due realtà, pur lavorando entrambe nel sociale a fianco delle persone disabili, sviluppano modalità di operare diverse tra loro, ma sempre e comunque con lo scopo di offrire opportunità di integrazione e di pari dignità alle persone in situazione di disabilità psicofisico e sensoriale. Nella commissione del 13 settembre c'è l'incontro sul tema del disagio mentale. Partecipano Wanda Gaiotti, Presidente AITSAM Sinistra Piave, e Maria Teresa Denardi, Presidente di Psiche 2000, assieme ad alcuni associati. Le presidenti delle due associazioni illustrano le proprie modalità di lavoro sul territorio, i servizi presenti e quelli che ancora mancano o che sono carenti, i vari impegni e le difficoltà che incontrano a portare avanti i progetti. Il disagio mentale è una problematica che purtroppo interessa molte persone, con ricadute pesanti sulle famiglie e sulla società. Sarà la malattia emergente del futuro per cause e motivi i più diversi. Viene presa visione del manifesto In difesa per un'Italia a misura delle bambine e delle ragazze e la Commissione invita l'amministrazione comunale ad aderire. Incontro del 18 ottobre è sui temi inerenti all'orientamento sessuale, identità di genere e bullismo. Partecipano Andrea Cunego, Presidente di SCEI LGBTE, e Simone Carnielli, Vicepresidente. Tale associazione opera sul territorio di Conegliano, Vittorio Veneto e limitrofi, con diverse iniziative anche in collaborazione con altre associazioni, scuole e comuni per trattare argomenti relativi all'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'accettazione nelle proprie famiglie e fenomeni di bullismo derivanti da tali tipi di discriminazioni. Gestisce anche un centro di ascolto e poiché c'è la necessità di formazione e di informazione sia nella scuola che nella società, sono disponibili a fare specifici incontri. L'amministrazione comunale potrebbe prendersi carico di segnalare alle scuole l'opportunità offerta dall'associazione Shake. Visita appartamento protetto ANFAS. A seguito di uno specifico invito della Presidente ANFAS Sinistra Piave Onlus, Renata D'Arè, la sera del 27 ottobre la Commissione, quasi al completo, ha visitato l'appartamento protetto Insieme per Domani di via Galilei 72. In tale sede, che ricordo è stato messo a disposizione dell'associazione e dell'amministrazione comunale. In tale sede viene portato avanti il progetto per lo sviluppo di autonomie per persone con disabilità che vogliono sperimentare forme di vita indipendente
dalla propria famiglia e propedeutico per andare a vivere da soli. Le 2 ore trascorse assieme sono state importanti e gratificanti per tutti, per presentarsi e per farsi conoscere, per conoscere questa nuova realtà cittadina e per uno scambio di amicizia e relazioni che ha portato alcuni componenti della CPO a partecipare alla cena di raccolta fondi finalizzata al progetto. Sempre sul tema degli appartamenti protetti per persone con disabilità, è anche giusto informare che nei primi mesi del 2019 nella zona centrale della nostra città ne verrà aperto uno nuovo ad opera dell'Associazione Piccolo Rifugio. La realizzazione di questi servizi, che sono promossi dalla legge 112 del 2016, meglio conosciuta sul dopo di noi partendo dal durante noi, vuole dare una risposta concreta alle tante famiglie con figli disabili che vedono la collocazione del proprio congiunto in piccole realtà abitative la miglior risposta al pesante assillo cosa sarà di lui alla nostra morte. Altra realtà simile verrà aperta sempre nel 2019 in un comune limitrofo, a conferma della vitalità progettuale e sociale di questo territorio. Nella commissione del 22 novembre c'è stato l'incontro sul tema dell'accoglienza alle persone straniere. Partecipa Danilo Tomè, vicepresidente dell'Associazione 12 Ponti con sede a Savassa di Vittorio Veneto. L'associazione è nata 3 anni fa in un periodo di forte flusso migratorio e con la spinta e collaborazione di altre associazioni già presenti in un comune limitrofo. È costituita da volontari e ha lo scopo di dare aiuto e supporto di prima accoglienza a persone immigrate uscite dal CEIS e quindi con regolare permesso di soggiorno. Attualmente sono seguite 8 persone e nel tempo ne sono transitate una ventina. L'associazione, per mezzo di un contratto di ospitalità della durata di 1 anno, fornisce vitto e alloggio, corsi di formazione per la lingua italiana e nozioni di convivenza sociale, cercando nel contempo di inserire gli ospiti nel mondo del lavoro, base essenziale per avere un'autonomia economica e quindi anche la possibilità di una propria abitazione. Ogni ospite è seguito da un proprio tutor. Mancano figure professionali specifiche per dialogare con gli emigranti. Nella commissione del 17 gennaio 2019 c'è l'incontro sul tema delle persone straniere. Partecipa Mohamed Aboulaoun, vicepresidente dell'Associazione Culturale Misericordia, assieme a segretario e tesoriere. Viene data la parola al vicepresidente, il quale illustra come è nata e strutturata l'associazione. È stata fondata nel 1998 da immigrati del Marocco con lo scopo di realizzare un punto d'incontro per le persone straniere di quel territorio. Successivamente, merito anche della presenza di giovani nel direttivo dell'associazione e per favorire l'integrazione nel tessuto sociale italiano, sono state promosse attività culturali e sociali, oltre che corsi di cucina marocchina, corsi di italiano e di arabo, e iniziative per i bambini, attività che continuano anche adesso. Dopo alcuni trasferimenti di sede, nel 2015 viene acquistato un immobile nella zona industriale di Vittorio Veneto, la sede definitiva viene inaugurata nel 2018. Attualmente l'associazione è costituita da 90 soci, provenienti dal Nord Africa, ma anche da Bosnia, Macedonia ed altri paesi, ed ha un direttivo composto da 9 persone. Nell'ultima commissione del 14 marzo, in apertura di riunione partecipa anche Gianni Natale, che è un educatore del Piccolo Rifugio, il quale illustra scopi e finalità del nuovo appartamento per l'autonomia di persone con disabilità, aperto nel febbraio 2019 in Viale della Vittoria e di cui si è già detto in questa relazione. Successivamente l'incontro è dedicato al verbale riassuntivo dell'attività svolta dalla Commissione e che viene approvato così come proposto. Conclusioni. Considerato il non lungo periodo di tempo a disposizione dalla data di insediamento, 1 anno,
Il lavoro portato avanti dalla Commissione per conoscere la realtà sociale di Vittorio Veneto è stato importante ed approfondito ed ha visto la totale, interessata e fattiva collaborazione dei componenti con la presa di coscienza su situazioni ai più sconosciute. In sintesi, sono stati trattati in modo specifico i temi relativi a violenza sulle donne, disabilità, con successiva visita all'appartamento protetto, disagio mentale, orientamento sessuale, identità di genere, bullismo, accoglienza delle persone straniere, oltre che un'ampia panoramica sui servizi sociali del Comune. La rete sociale fatta da associazioni e servizi del Comune che lavorano in modo anche congiunto è abbastanza ben strutturata e capace di dare risposte concrete alle diverse esigenze del territorio, anche se si vorrebbe fosse fatto di più. Da evidenziare che alcune delle realtà sociali contattate, maggiormente interessate all'ambito socio-sanitario, hanno sottolineato lacune e problemi su servizi di competenza ULSS 2, ma quindi anche di Comune e Conferenza dei Sindaci, oltre che carenza di risorse economiche disponibili. Spiace non essere riusciti a concretizzare la realizzazione della mostra intitolata Com'è rivestita, che aveva lo scopo di informare la cittadinanza sul tema della violenza di genere. Si auspica che la prossima Commissione, avendo a disposizione un maggior periodo di tempo, possa programmare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sui temi relativi alle pari opportunità che dovrebbero essere un diritto di tutti. Ho chiuso, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Presidente Terrassan. Prego. A dire la verità vedo, non era prevista una discussione, però consigliere, brevemente le do la parola. Consigliere Botteon. Grazie, molto brevemente. Eventualmente la invito a rimanere un attimo, Presidente. Sì, era solo per ringraziare il Presidente a nome di tutta la Commissione, uno per uno, perché 10 anni che sono consigliere comunale e non mi era mai capitato una commissione così capace di lavorare in assoluta armonia e sensibilità, anche con spiccata sensibilità. Mi dispiace aver saltato l'ultima riunione, ma decisamente sicuramente è uno dei ricordi più belli che ho di questi anni e credo che veramente questa commissione in seguito potrebbe essere una cerniera tra l'amministrazione comunale e le realtà che operano nel sociale a Vittorio Veneto, come so che potrebbe essere, come lei ha cercato di fare in questi anni. Quindi grazie mille a lei e a tutta la Commissione. Grazie, grazie Presidente e grazie consigliere Botteon. Consigliere Dus. Sì, brevemente anch'io mi associo al ringraziamento sia alla Commissione e anche all'idea di aver istituito questa Commissione che prima non c'era. Credo che, come ha detto il Presidente, di lavoro ne rimane ancora molto da fare, se ne è già fatto una buona parte di strada e continuiamo a lavorare insieme perché, come ha detto giustamente lei, questi sono i diritti di tutti che vanno assolutamente valorizzati. Grazie ancora. Grazie. Prego. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente per il lavoro svolto, ringrazio tutta la Commissione. Spiace anche a me in particolare non essere riusciti a realizzare la mostra Com'è rivestita, ma un po' di questioni amministrative prima, di salute poi, di una persona che in questo senso si era molto impegnata, ci hanno impedito di riuscire a concludere la mostra, cioè la realizzazione della mostra per la fine di questo mandato. La speranza anche mia, a prescindere dal futuro amministrativo di questa città, è che si riesca a realizzarla, perché è una mostra che fa capire profondamente quanto la correlazione tra l'abbigliamento e quindi il concetto di provocazione e la violenza sessuale sia completamente inesistente, e quindi apre veramente gli occhi su quella che è la vera natura
della violenza di genere. Sì, insomma, mi associo anch'io ai ringraziamenti per come avete deciso di lavorare in questa commissione, e credo sia la conferma che riformarne completamente le modalità di costituzione fosse l'unico modo per darle nuova vita rispetto a un periodo di stasi precedente che mi era stato riferito dagli uffici, quindi grazie ancora. Grazie ancora, grazie. Grazie mille Presidente Terrassan. Grazie del suo intervento. Bene. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno e do la parola all'assessore Napoli per illustrare brevemente il punto. Aspetta che mi sente. Buonasera. Allora, questo punto, o meglio questa delibera, porta il titolo Programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, legge numero 244/2007 e successive modificazioni, aggiornamento triennio 2019-2021. Ora, se voi avete memoria, quando è stato votato il bilancio di previsione, quindi fine febbraio, 27 del 2, c'era questo provvedimento dove venivano elencati una serie di incarichi professionali che vengono previsti appunto per professionalità esterne all'amministrazione. Ora, questa sera siamo chiamati a integrare quel provvedimento perché in questi mesi sono intervenuti due fatti molto positivi e molto innovativi anche per il nostro comune, cioè sono stati vinti praticamente 2 bandi europei, no? Molto importanti perché riguardano aspetti sui quali noi pensiamo si debba andare sempre più nel futuro, cioè quello della promozione della cultura come veicolo anche della promozione turistica e quindi con ricadute anche poi sul piano economico per il territorio, non solo per la nostra città evidentemente. Ecco, questi 2 progetti, uno si chiama Stimulart, che mira ad aumentare la competitività dei centri urbani di medie dimensioni attraverso le industrie creative e culturali, rientrate nel programma di cooperazione territoriale europea Interreg Central Europe 2014-2020, in partenariato con altri paesi europei. Questo progetto godrà di un finanziamento di 400.000 euro. Poi un altro progetto che si chiama Local Cultural Flavors, che mira a potenziare nel settore del turismo la competitività delle cittadine storiche di medie e piccole dimensioni, quale è appunto Vittorio Veneto. Quindi questo è il quadro nel quale si inquadra questo provvedimento. Va sottolineato peraltro che la partecipazione a questi bandi è stata possibile grazie al lavoro fatto a suo tempo con il progetto per la Vittorio Veneto capitale nazionale della cultura. Quindi a testimonianza che quel progetto aveva un suo spessore e una sua validità. E probabilmente quella volta le valutazioni che hanno portato a preferire altre città probabilmente avevano così tenuto conto di altre considerazioni. Quindi la motivazione per la quale questa sera siete chiamati a votare questa, diciamo, integrazione è la seguente. Considerato che vi è la necessità di affidare le fasi attuative dei progetti in questione ad esperti con il seguente profilo: project manager in grado di definire, implementare e gestire progetti anche internazionali dal concepimento iniziale alla consegna finale,
È responsabile del coordinamento delle attività e dei partner di progetto al fine dell'ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità, nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti del progetto stesso. Altra cosa da sottolineare è che il limite di spesa di cui è l'articolo 6,7 del decreto legislativo 78/2010 non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. 2. L'affidamento di tale incarico, il cui onere non grava direttamente su risorse proprie dell'ente, potrà avvenire solo previo accertamento dell'effettiva entrata finanziaria da parte del soggetto esterno. Quindi il costo, diciamo così, di questo, dell'incarico per questo project manager non sarà a carico del bilancio del comune, ma rientrerà nell'ambito del costo del progetto, del costo del finanziamento del progetto, e quindi siamo qua. Consigliere Saracino, a lei la parola. Sì, buonasera. Giustamente ha detto l'assessore Napoli, questi soldi, diciamo, derivano direttamente dal bando che è stato vinto in collaborazione con altri enti e altre società private. Volevo chiedere la modalità di selezione della figura e perché non abbiamo pensato prima magari di prendere una figura del genere, visto che è una figura fondamentale per vincere bandi europei. Grazie. Grazie. Consigliere. Consigliere Botteon. Bene, grazie mille. Allora, questo è un tema che conosco abbastanza bene perché lo insegno a scuola e perché probabilmente la persona che ci ha aiutato, le persone che ci hanno aiutato a vincere questi bandi è venuta anche a scuola da noi a Vittorio Veneto all'ITIS a parlare con gli studenti. Ed è un tema decisamente interessante quello affrontato dall'assessore Napoli e adesso rilanciato anche dal consigliere Saracino, ovvero come un comune si muove per ottenere finanziamenti europei, come si può muovere. Quindi in questo caso c'è stata una partecipazione iniziale che è andata male, io non sono uno che quella è andata male perché hanno sbagliato, perché hanno usato altri criteri, questa è andata bene perché hanno usato invece quelli giusti. Probabilmente c'era qualche problema anche in quella come era stata formulata quella prima partecipazione. È vero che c'erano delle cose positive e che quindi prese singolarmente hanno portato ad aggiudicarsi questi due bandi e quindi a portare questi finanziamenti al Comune di Vittorio Veneto. Bene, è un ottimo primo passo, ci sono dei comuni che ottengono tantissimo dai bandi europei, gli enti pubblici sono una delle categorie che sono destinatari dei finanziamenti europei. Certo che chi ha lavorato per ottenere questi, per vincere per l'aggiudicazione di questi bandi? Perché non è stato fatto un incarico prima e non mi risulta che abbiano lavorato molto gli uffici comunali. Le stesse persone che avevano lavorato prima si sono presi l'onere di portare avanti questa proposta e quindi bisogna ringraziare queste persone che effettivamente sono state fondamentali per portare senza nessuna garanzia di poi ottenere qualcosa in futuro, quindi per il bene della città e poi probabilmente nella speranza di ottenere un incarico come quello che viene votato, hanno permesso al Comune di Vittorio Veneto di ottenere i finanziamenti. Però vi sono dei comuni che invece assumono delle persone, quindi nel proprio organico hanno delle persone che sono specializzate per partecipare a bandi e poi eventualmente nel gestire i bandi aggiudicati tramite project manager nell'organico. Però è una scelta che molti comuni fanno e con un tornaconto decisamente positivo. Noi diamo un incarico in base ai bandi che abbiamo vinto, non lo paghiamo perché viene pagato dai bandi stessi, ma è un approccio diverso, decisamente, che vuol dire crederci un po' meno, secondo me, rispetto a un comune che invece assume delle persone per quello. Grazie. Consigliere Fasan, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, sono assolutamente d'accordo per l'assunzione di questa figura project manager. Ho qualche perplessità
sui 50.000 euro del costo, le sommiamo a tempo pieno, come funziona? Domanda, perché per 50.000 euro, almeno quello che ho capito io. Volevo chiedere un chiarimento all'assessore Napoli, che se sbaglio mi corregga. Noi nel bilancio abbiamo votato, se non erro, delle figure esterne al Consiglio al Comune per fare dei progetti, mi sembra, no, fino a un massimo, mi ricordo solo la cifra, fino a un massimo di 75.000 euro, giusto? Come si può conciliare questa figura qui, 70, sbaglio? L'ho appena detto, ero distratto? Sto fuori. Ero distratto, allora 75.000 più 50.000? Mi spieghi tu dopo? Grazie. Ok, va bene, grazie consigliere Fasan. E quindi se non ci sono altri chiarimenti io passerei a Sant'Antonio, ci sono. Consigliere Sant'Antonio, prego. Sì. Premesso che mi sembra una cosa buona, cioè iniziare a fare anche un po' di cultura su questa ricerca di finanziamenti europei in cui noi italiani non mi sembra brilliamo all'interno dell'Europa rispetto ad altri paesi. Allora, tempo fa avevo una domanda di chiarimento. Ho visto che c'è stata la vincita di questi bandi di Stimulart, Local Cultural Flavor, e volevo chiedere a chi ne sa di più, probabilmente l'assessore alla cultura, che ci spieghi un attimo, giusto anche per capire poi gli investimenti che faremo di questi 50.000 euro nel creare fondamentalmente cultura per moltiplicare queste iniziative, in che cosa consistono, no, questi progetti che ho citato precedentemente e come vengono poi concretamente realizzati, ovvero i finanziamenti arrivano dal punto di vista proprio pratico, arrivano a Vittorio Veneto, sono destinati a fare degli investimenti su particolari progetti e sono a fondo perduto, punto di domanda. Poi i 50.000 euro che vengono investiti, come sono stati decisi, cioè perché non 100.000, perché non 200.000, cioè qual è stata la motivazione per cui si è scelta la cifra dei 50.000 e poi a fronte, no, di questi investimenti di 50.000 euro quali sono le richieste che vengono fatte a questi project manager che saranno ingaggiati. Grazie. Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Dus, prego. Sì, ma in questi 5 anni ho sempre sentito da quest'Aula, soprattutto dai banchi della minoranza, che la Giunta, ma in generale l'amministrazione, aveva un'incapacità di riuscire ad accedere ai finanziamenti europei e ai finanziamenti regionali. Mi pare che finalmente, e io sono molto legato al principio di realtà, la realtà dei fatti è ben diversa. Siamo riusciti a vincere dei bandi europei importanti, ce ne sono di tanti altri senz'altro e di tanti altri se ne possono vincere, però io mi baso su questo innanzitutto, sul fatto che finalmente, dico anch'io, siamo riusciti a portare a casa un risultato significativo che avrà delle ricadute dirette per la città. E, per quanto riguarda le competenze da parte della macchina amministrativa, anche in questo caso mi allaccio al principio di realtà, nel senso che sappiamo bene che la macchina amministrativa ha delle gravi carenze legate soprattutto al numero di personale. Nel 1983 i dipendenti, gli operai del comune erano 75, ora sapete bene quanti sono. Allora, bisogna capire quali sono fondamentalmente le figure che in questo momento servono di più e il reperimento dei bandi non si fa solo tramite una figura, ma si fa con uno staff ben formato e ben istruito. E questo è difficile, trovare queste risorse con i bilanci dei comuni come sono oggi. Ripeto, secondo me è un aspetto sicuramente positivo, mette in moto
delle capacità anche che ci sono in città, perché sicuramente ci sono dei professionisti che riescono a appunto ottenere dei risultati importanti, quindi c'è anche una sinergia pubblico-privato che anche questa mi sembra una cosa lodevole per un'amministrazione. Grazie. Grazie. Consigliere Carnelos. Sì. Volevo un po' rilacciarmi a quello che diceva il capogruppo Dus, sottolineando come i numeri sono numeri, i bilanci sono i bilanci, le regole ragionieristiche sono regole ragionieristiche. Perché così, da un punto di vista strettamente, come si può dire, del dire sempre più uno, è molto semplice. Se noi dovessimo prendere in considerazione tutte le volte che è stato detto bisogna assumere tot qua, tot là, tot su, tot giù, in questo Consiglio Comunale, credo che chiunque abbia la benché minima conoscenza di quelli che sono i bilanci comunali si rende conto che la coperta è corta. Peraltro, tutti i consiglieri sanno, quelli di maggioranza e di opposizione, come per tanti anni ci sia stato il blocco delle assunzioni, addirittura, non so come sia adesso, ma non è nemmeno possibile coprire tutti coloro che agognano e giungono alla meritata pensione. Questo è un dato ineliminabile. Poi i miracoli, qualcun altro si attrezzerà, perché io credo che chiunque sieda dietro questi banchi del Consiglio penserà sicuramente, ci vorrebbero più operai, ci vorrebbero più maestre dell'asilo nido, ci vorrebbero più addetti agli uffici comunali, ci vorrebbe il project manager, ci vorrebbe. E tutti noi siamo perfettamente consapevoli di quelle che sono le cifre dei bilanci e di quelle che sono le attuali spese correnti che tutti noi sappiamo come si possono coprire le spese correnti. Qui è un problema davvero significativo e forte, che vale ovviamente non solo per Vittorio Veneto, ma per tutti i comuni. Chiunque amministri sa che questo è il grosso attuale problema. Fra l'altro che poi si scontra con quello che è l'entità della spesa pubblica. Ed è un problema reale, non creato ad arte, di cui ciascuno di noi, nella onestà intellettuale che gli è propria, sa che esiste. Anche perché se fosse così semplice, giustamente, o da nostra parte o dall'altra, qualche volta avremmo presentato variazioni di bilancio per dire togliamo, non so, 50.000 da queste spese correnti e assumiamo il project manager, e assumiamo la maestra, e assumiamo 10 operai. Sappiamo che rebus sixtantibus ciò non è possibile. Qualcosa si farà, è indubbio. E vedremo. Certo, potrebbe essere che a pioggia il governo faccia, come si può dire, un acquazzone di euro su tutti i comuni. Vedremo. Chi vivrà vedrà. Ad oggi mi pare che la finanziaria 2018 questo non lo preveda. In futuro vedremo. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, devo purtroppo dire al consigliere Carnelos che ha detto... Scusi, però lei è il secondo intervento. Invece io vorrei rispondo dopo. Chiedo scusa.
Prego, finiamo il primo Sì, intervento sì, perché mi aveva chiesto la parola l'assessore Napoli, prego. Beh, devo dire che mi trovo un po' in difficoltà, diciamo, a replicare alle osservazioni che sono state fatte, non so, del tipo perché non abbiamo preso prima il project manager. Ma il project manager si prende dopo per gestire il progetto, non si prende prima. Di solito. Beh, se lei dice che si può così, prendo atto. Poi sul discorso delle assunzioni, cioè voglio dire, noi usciamo da una fase, come ha ricordato anche il consigliere Cannellos, credo fino al 2017 avevamo il blocco totale delle assunzioni, quindi non si poteva fare nulla. Attualmente possiamo coprire il 75% della spesa del personale, si parla sempre di spesa, non di numeri. Quindi attualmente ci troviamo lo stesso in una fase di contrazione. Abbiamo attivato dei concorsi, delle ricerche eccetera per coprire i posti vacanti più urgenti, polizia locale, operai, varie figure all'interno degli uffici, perché noi abbiamo l'obbligo di garantire la continuità dell'azione amministrativa. Ecco. Per quanto riguarda poi specificatamente il discorso dei bandi europei, dal 2016, metà 2016, per tutto il 2017, abbiamo lavorato con l'ANCI Veneto perché lo stesso problema che ha Vittorio Veneto ce l'hanno tutti i comuni, perché non c'è, credo, in provincia di Treviso, neanche la provincia, ma nessun comune ha uno staff al suo interno per fare queste cose. Quindi, giustamente, l'ANCI si era organizzato costituendo una propria società che doveva semplicemente monitorare le realtà comunali, i comuni dovevano comunicare quali erano le loro progettualità, l'ANCI attraverso questa struttura verificava se all'interno dei bandi europei attivi c'erano delle opportunità. Questo progetto è andato a conclusione, dopodiché la Regione, mi è stato detto, ha messo una sorta di veto e la cosa è finita lì. Per cui siamo nella situazione che ciascuno si deve muovere con le sue forze, col suo personale e con le sue risorse per la fase propedeutica. Ecco, questo lavoro è stato fatto a Vittorio Veneto, su questo io do un pubblico ringraziamento alla collega Uliana che è qua vicino a me e le passo direttamente la parola per una integrazione alla spiegazione che vi ho dato. Prego. Sì, grazie. Allora, il fatto che ci troviamo di fronte ad una novità assoluta per la nostra città, e cioè quella di dover occuparci di gestire e di comprendere come funziona un bando europeo, mi viene testimoniato in modo lampante, evidente, dalle vostre osservazioni, dalle vostre domande. Perché queste domande che voi fate non le fareste se sapeste come funziona un bando europeo, quali sono le caratteristiche di un bando europeo, come si sviluppa e quali sono le sue articolazioni. Un bando europeo, nel momento in cui lo vinci, lo elabori in itinere, sono bandi che durano 2 anni, 3 anni, in collaborazione con altri paesi europei. Nella fattispecie con 5 paesi europei, con 8 per l'altro. Quindi non è che immediatamente noi abbiamo una pianificazione chiara, semplice, immediata e agganciabile, perché è un lavoro che va avanti in itinere. Io adesso ero al telefono con l'Ungheria per cercare di capire come far arrivare entro domani, dopodomani, delle tabelle, degli schemi che dobbiamo elaborare. Quindi è una collaborazione a più livelli, su più tavoli, che riguarda più stati, che ci vede per la prima volta entrare in queste dinamiche. Non sono preparati gli uffici, ovviamente. Infatti, giustamente come è stato detto, e io ringrazio moltissimo, chi ha presentato questo bando
è lo stesso ente che ha elaborato insieme a noi e per noi il dossier, e come me ha creduto moltissimo in questo. Quel famoso dossier che ancora adesso viene ripreso ha fotografato la situazione di Vittorio Veneto in quelle che sono le sue caratteristiche, ma soprattutto facendo comprendere quali sono le sue potenzialità, le sue capacità di sviluppo in vari settori, soprattutto nell'ambito culturale. E da lì siamo partiti. Poiché su questo abbiamo creduto e abbiamo investito, abbiamo pensato facciamo un passo in più e vediamo che cosa riusciamo ad ottenere. Siamo riusciti, partendo da quelle basi, da quelle analisi, siamo riusciti ad agganciare 2 importantissimi bandi europei. Ora, adesso, da adesso in poi, li metteremo in pista. Cominciamo ora a lavorare, cominciamo ora ad assumere un project manager che verrà totalmente pagato, quindi sono a fondo perduto. Il Comune di Vittorio Veneto non deve mettere nulla se non organizzare, insieme appunto a chi porterà avanti il progetto, questa macchina così complessa. Per quanto riguarda il primo, quello da 400.000 euro, visto che il consigliere Saracino chiedeva a chi andranno questi soldi, o chi l'ha chiesto? Beh, a chi andranno? Noi non lo possiamo sapere ora, perché si tratta di far partire delle imprese culturali creative che si formeranno all'interno di un incubatore con cui noi siamo partner, che è il Fab Lab, e quindi in quel momento cominceremo a capire come si muoverà il tutto, parlando di cultura a 360 gradi, perché stiamo parlando di operazioni e di imprese culturali che vanno dall'impresa culturale che riguarda l'arte della gastronomia, all'artigianato artistico e addirittura alla musica. Quindi vedremo un po' che cosa ne nasce. Abbiamo 3 anni per procedere, per lavorare. Grazie. Grazie. Assessore Napoli per una precisazione. Dovevo una risposta al consigliere Fasan sul compenso. Allora questo importo è stato stimato sulla base di, come dire, una valutazione sulla base di altri progetti. Poi il costo materiale viene ricompreso nel progetto, quindi il Comune di Vittorio Veneto non mette nulla a disposizione dal suo bilancio. No, all'interno del progetto, no, il progetto è già vinto, quindi quando materialmente ci saranno le erogazioni dei fondi ci sarà la somma per pagare. Dobbiamo ancora definirlo, ancora non è definito, ci sarà, ogni cosa a suo tempo, insomma. Ecco. Allora, il project manager, l'ho letto prima, lo rileggo, in grado di definire, implementare e gestire progetti anche internazionali, dal concepimento iniziale alla consegna finale. Grazie. Prego, consiglieri. Mi sembra che le delucidazioni siano state sufficientemente dettagliate. Consigliere Botteon. Sì, allora innanzitutto mi sono dimenticato di farlo prima, ma anch'io volevo ringraziare l'assessore Uliana perché so che lei ci ha creduto in questi progetti, è stata sicuramente decisiva nella partecipazione di Vittorio Veneto a questi bandi e quindi nella successiva aggiudicazione, quindi grazie. Delle precisazioni però, perché ho sentito delle cose improprie dall'assessore. Non possiamo, perché non abbiamo entrate correnti. Aggiudicarci un bando aumenta le entrate correnti, non aumenta l'entrata in conto capitale, aumenta le entrate correnti. Sì, no, Napoli la conosco bene, la materia, la conosco bene, non so quanto la conosce lei, ma io la conosco bene. I fondi che arrivano aumentano le entrate correnti, ci sono tanti enti pubblici o aziende private che parte del personale per il periodo lo pagano, per il periodo in cui sono impegnati nel progetto, lo pagano con l'importo aggiudicato dal bando.
Quindi cambiano le entrate correnti. Uno dei modi per aumentare le entrate correnti è aggiudicarsi i bandi europei. E per quello non possiamo dire non ci muoviamo perché non abbiamo le entrate correnti, sono quelle che sono. No, allora non si è capito. Bene, piccola imprecisione, non è che assumiamo qualcuno, diamo un incarico esterno a qualcuno, non assumiamo qualcuno perché è stato detto erroneamente. Attenzione anche a citare il Fab Lab, perché Fab Lab è un termine che è un po' di qualche tempo fa, adesso c'è il Fab Lab, è un'altra cosa, quindi non è che diamo grazie al Fab Lab. E ultima cosa, è vero, non potevamo assumere, però potevamo formare personale, quello sì, quindi c'è, e da quel punto di vista formare personale, non ci vuole tanto formare qualcuno, sulla partecipazione soprattutto, sulla gestione dei progetti è diverso. Ultima cosa, è stato detto il project manager, molto spesso è la stessa persona che prima però partecipa e poi gestisce. Penso proprio che in questo caso sarà la stessa persona che prenderà l'incarico, che va aiutato il comune ad aggiudicarsi. Potrebbero essere le stesse persone, non lo so, perché ovviamente saranno fatti dei bandi, però è possibile che succeda. Però molti project manager fanno questo e quello. Quindi il fatto di assumere una persona, project manager del comune, non è che non lo assumi perché non vinci il progetto, lo assumi per partecipare ai progetti e poi vincerli e gestirli. Quindi ci sono state dette un po' di imprecisione, secondo me, nell'intervento dell'assessore Napoli. Detto questo, comunque ringrazio di nuovo l'assessore per l'attività svolta. Grazie. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì, anch'io penso che l'assessore Uliana si sia data parecchio da fare su questo settore, quindi sia stata un po' una pioniere per il Comune di Vittorio Veneto in questo ambito, quindi gliene do atto. Allora, vengo ora ai numeri buttati là un po' a caso dal consigliere Dus, che guarda caso ho delle tabelline fatte, che mi stavo preparando un po' di numeri per la campagna elettorale. Dus, se li segni, prenda nota. E ha detto che gli operai nel comune nel 75 erano, nel 95 o 83 erano 75. Lei dimentica però che 13 operai erano dell'acquedotto e 40 della nettezza urbana, che sono due entità che sono uscite dal comune di Vittorio Veneto. Qui sì, però sono uscite, quindi lei i numeri deve metterli nel modo corretto. Ecco. Detto questo, anche il consigliere Cornellosa ha detto delle grandi inesattezze. Allora, il consigliere Cornellosa ha detto che c'è il blocco delle assunzioni. Sbagliato. Nel 2019 non c'è più il blocco delle assunzioni, tant'è vero che voi state assumendo una decina di figure professionali. Allora, la pianta organica del comune attuale, segni Dus, sarebbe di 215 persone. Sto leggendo da degli appunti presi dal comune di Vittorio Veneto. Gli effettivi invece sono 42, quindi mancherebbero 142, scusi, 142. Quindi mancherebbero 70 persone al comune di Vittorio Veneto. Allora, le possibili assunzioni in futuro potrebbero essere 20-25 persone, considerando il fatto che 10 li state facendo quest'anno, 4 vigili, 3 operai e 2 impiegati. Diciamo che prossimamente ci potrebbe essere l'opportunità di assumere tra i 10 e i 15 dipendenti, quindi anche per figure professionali del tutto rispetto, come i project manager per i progetti di cui abbiamo parlato precedentemente. Ecco, questa è la situazione. Grazie. Grazie. Consigliere Carnelos. Non sono abituato a dire inesattezze e invito il consigliere Sant'Antonio a risentire l'intervento che ho fatto in precedenza, e ho usato l'imperfetto e ho detto c'era il blocco, e poi ho detto quest'anno non lo so. Tenga presente che ho fatto quell'intervento per ribattere a qualcuno che ha parlato di assunzione del passato. Non è stato assunto, ha detto lei che è possibile dal 19 in poi, quindi anche in questo caso la logica è logica, quindi in passato non era possibile assumere nessuno.
Seconda questione, potrebbero essere assunte tot, lei ha detto, vero? Sulla carta, purché il bilancio lo consenta. Signori miei, se, come voi sapete, abbiamo tirato la coperta per coprire finora, ripeto, il mago Telma può essere che diventi, come si può dire, il guru degli amministratori locali, ma io in realtà ancora al mago Telma non ci credo, credo ai dati di bilancio, credo che anche Sant'Antonio, che in materia ha sicuramente competenza, sa ciò che è possibile in concreto fare con i numeri e ciò che invece sta nel libro dei sogni. Peraltro, l'intervento che avevo fatto, l'ho fatto sulla base, guarda caso, appunto sul mancato trasferimento ai comuni, su dei recenti interventi che autorevoli esponenti del suo partito, mi riferisco all'onorevole Gelmini e all'onorevole Bernini, che appunto hanno sottolineato in sede parlamentare come fosse sicuramente criticabile la scelta fatta dal governo di non aumentare i trasferimenti ai comuni. È vero, non è più la bella politica di una volta in cui ciò che si diceva a livello centrale poi si ripercuoteva a livello locale. Oggi siamo, come si può dire, nell'ambito dei liberi danzatori dappertutto, per cui si è Giano Bifronte, si è Mr. Jekyll e Dr. Hyde, a seconda di dove ci si trova, si può dire tutto e il contrario di tutto. Questo ovviamente va detto qui per i partiti rappresentati, compreso quell'autorevole che lei rappresenta, così vale per quelli che non sono rappresentati. Che a un certo punto non si capisce più chi è maggioranza o chi è opposizione, oppure se all'interno della maggioranza ci sarà l'opposizione a seconda dei casi. E questo prima o dopo, scusatemi il rilievo generale, verrà al pettine, sapete? Lo dico in generale per tutti, ovviamente, mi ci metto anche la mia parte politica. Prima o dopo il bubbone scoppia, Non si può essere localisti nei comuni e centralisti a Roma. Non si può essere per l'autonomia a livello locale fino a livello regionale e poi a livello centrale ci sono gli uni e gli altri. Grazie. Grazie consigliere, grazie. Consigliere Dus, prego. Brevemente per rispondere al consigliere Sant'Antonio, io a differenza sua sono 5 anni che leggo il documento unico di programmazione e nelle pagine iniziali c'è riassunta la pianta organica di quello che è il comune, i dipendenti. Non è che mi sto preparando come sta facendo lei, quindi solo in questo momento si è accorto di quanti sono i dipendenti del comune di Vittorio Veneto. Quello che volevo sottolineare con il mio intervento precedente era la differenza di dipendenti pubblici che nel corso degli anni c'è stata. Ripeto, nel 1983, ma non è che un dato che ho trovato, è parlando con altri operai del comune, che giustamente si chiede un loro intervento, e loro mi hanno semplicemente riferito, sì, ma guarda che nell'83 eravamo 75 operai, adesso siamo 3 gatti e riusciamo a fare a malapena quello che riusciamo a fare. Allora, che sia un problema strutturale, credo che sia un fatto noto e quindi mi sembrava corretto metterlo in luce visto che stiamo parlando di esternalizzare un servizio che evidentemente non riusciamo a fare all'interno. Tutto qui.
Grazie. Consigliere Saracino. Sì, domanda specifica per l'assessore Uliana, che ringrazio per le risposte. A quale Fab Lab si riferisce? Grazie. Dopodiché una visione più che altro politica. Mi è piaciuto sentire da qualcuno principio di realtà. La realtà è questa: l'amministrazione che governa decide che figure assumere, ha deciso di mandare gli operai alla Savno e ha deciso di non assumere maestre all'asilo nido. Cioè, sono decisioni che vengono prese dalle amministrazioni, non è che vengono prese così, cioè, sono decisioni politiche e ognuno si prende la responsabilità della propria decisione politica. Detto questo, sul discorso dei bandi europei, c'è da dire questo: ci sono comuni molto più piccoli di noi che investono ogni anno delle somme anche piccole, dai 10 ai 20 mila euro, per pagare una squadra esterna perché non hanno le capacità interne per partecipare a bandi. Quindi questo è anche un modo di poter sopperire alla mancanza di figure specializzate. E ripeto, se un'amministrazione che vuole ottenere bandi europei, se quando si va a fare una valutazione del personale non trova figure per questi atti, incomincia a formarlo, come diceva giustamente il consigliere Botteon. Cioè, non dobbiamo fermarci al primo ostacolo come spesso qua viene fatto. Grazie. Grazie. A questo punto il secondo giro risposte, le ultime risposte, prego. Qualcuno? Sì, grazie. Sindaco? Allora, preciso una cosa per quanto riguarda la spesa corrente: non è che aumenti l'entrata corrente, perché sono delle partite di giro, cioè la destinazione può essere solo quella, non può essere dirottata per altre spese. La somma che si percepisce vincendo un bando europeo, partecipando e vincendo, non è entrata corrente tout court. No, lei ha detto che aumenta le entrate correnti. No, no, perché sono partite di giro, cioè devono essere destinate esattamente a quello. Non è spesa corrente quella, è spesa vincolata. Ma qualsiasi tipo di bando allora, no, ma non è questione di spesa corrente, è una spesa vincolata, è un'entrata vincolata a quel tipo di spesa, non è una spesa corrente. Sì, per essere precisi. Per quanto riguarda poi il personale, non è che, a parte che si parla di dotazione organica, ma la spesa, mi pareva fosse lei molto interessato ai numeri, quindi avrà anche letto o sicuramente è informato che non è che in base le assunzioni si fanno esclusivamente in base a quella che è la pianta o meglio dotazione organica. C'è un obbligo di contenimento della spesa che non può essere superiore alla media del triennio 2011-2013, quindi non si può spendere di più, anche se la pianta organica fosse molto molto più folta. Quindi non c'entra nulla oggi la pianta organica, bisogna guardare la capacità di spesa del bilancio relativamente anche a quella che è stata la spesa 2011-2013. Quindi fare i professori e buttare la numeri così ha poco significato, francamente. È meglio andare a guardare i numeri del bilancio, che è molto più saggio. Poi per quanto riguarda i bandi, sì, abbiamo vinto non solo bandi europei, ma anche regionali e nazionali, quindi evidentemente all'interno della struttura del comune qualcuno sa quel che sta facendo. Assessore Uliana, prego. Allora risponde il consigliere Saracino. Il Fab Lab a cui mi riferisco è quello che si trova ubicato nell'edificio ex poste dietro il municipio. Grazie. Bene. A questo punto dibattuto il punto numero 3, se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti metto in votazione il punto numero 3. Consigliere Sant'Antonio. Sì, sentendo l'ultima dichiarazione del sindaco voterai contro. Voglio invece dare fiducia all'assessore Uliana e quindi voterò a favore per questa delibera. Consigliere Botteon. Sì, anch'io voto a favore, giusto per chiarire
perché non è spesa corrente. Mettiamo che io voglio piantare 1000 alberi a Vittorio Veneto, ma non ho i soldi per piantare questi 1000 alberi, non ho nei miei fondi correnti i soldi per piantare questi 1000 alberi, ma partecipo a un fondo europeo dove tra le voci di spesa c'è 1000 alberi piantati, è chiaro che sono vincolati, ma spendo più soldi come comune di Vittorio Veneto, quindi è come se fosse entrata corrente. È un'entrata che viene in bilancio, quindi aumenta la spesa corrente, viene vincolata per quello, ma aumenta la spesa corrente. Comunque voterò a favore e ringrazio ancora l'assessore Uliana. Consigliere Saracino. Beh, voto a favore perché senza questa figura i bandi non possono andare avanti. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. Sì, naturalmente votiamo a favore di questo punto all'ordine del giorno e ringrazio anche i consiglieri di minoranza per aver capito l'importanza di questa votazione e di l'importanza di questo risultato. Grazie. Grazie. Consigliere Fasan. Sì, voterei a favore perché ho sempre pensato che questa figura è necessaria per un comune, però io sono anche del parere, visto che non sono esperto come Boteon, però ci ho lavorato parecchio in comunità montana, si poteva fare anche di meglio, pertanto mi esterò. Grazie consigliere. Allora metto in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, aggiornamento triennio 2019-2021. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, un astenuto, controlliamo i numeri, e 12 favorevoli, però controlliamo un attimo, 3, 6, 9, 12, 13, sì, esatto, giusto? Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato. Grazie. Questo lo mettiamo di qua. Presidente? Allora, adesso... Presidente? Prego, chiedo scusa. Chiusi i microfoni, do la parola all'assessore De Nardi per illustrare il punto numero 4, legge regionale 3 novembre 17, numero 39, di edilizia residenziale pubblica, approvazione criteri aggiuntivi e definizioni riserve. Prego. La delibera che viene sottoposta adesso al Consiglio Comunale riguarda l'approvazione dei criteri aggiuntivi e la definizione delle riserve che sono di competenza del Comune nell'ambito della nuova legge regionale che regola i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Vi sono nell'ambito della legge regionale una serie di possibilità di istituire delle riserve nell'attribuzione degli alloggi e 8 punti che sono riservati in questo caso non dalla legge direttamente ma dal regolamento attuativo che è stato approvato con decreto della Giunta regionale il 31 luglio dell'anno scorso. 8 punti che riguardano l'anzianità di residenza all'interno del comune e che possono essere variamente graduati dall'amministrazione comunale. Nello specifico l'articolo 2 del regolamento prevede la possibilità di istituire una riserva del 10% a favore delle forze dell'ordine. L'articolo 44 della legge invece la possibilità di istituire una riserva fino al 10% degli alloggi per situazioni di emergenza abitativa. L'articolo 30 invece prevede la possibilità di istituire 3 tipi di riserve nel massimo dell'8% ciascuno a favore di coloro che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del bando o che lo contraggano entro un anno dall'approvazione entro un anno appunto dall'approvazione dello stesso, comunque entro l'assegnazione,
e delle famiglie costituite da un unico genitore. Queste 3 riserve, come dicevo, possono essere stabilite nel massimo per ciascuna ipotesi dell'8%. La proposta che viene formulata questa sera non prevede la riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine, perché gli unici alloggi che erano ancora a disposizione di questa categoria sono stati restituiti, sono stati liberati, per cui si ritiene inutile reistituire questa riserva, quantomeno per quest'anno, anche perché comunque si potrà eventualmente, qualora sorga questo problema, individuarla successivamente e appunto teniamo presente che ad esempio i carabinieri hanno gli alloggi che sono di proprietà del comune e in affitto al ministero, che a quanto pare soddisfano le esigenze del personale. È prevista l'istituzione della riserva del 10% a favore delle situazioni di emergenza abitativa. In questo momento il Comune di Vittorio Veneto non ha l'utilizzo di alloggi di questo tipo in riserva, e allo stesso modo l'istituzione di una riserva dell'8% a favore delle coppie che, come dicevo, non abbiano contratto matrimonio, che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni alla data di pubblicazione del bando, o che contraggano matrimonio entro 1 anno, e a favore delle famiglie monogenitoriali, quindi composte da un unico genitore con 1 o più figli a carico. In entrambi i casi la riserva è proposta nel limite dell'8%. Per quanto riguarda invece le attribuzioni di punteggio da anzianità continuativa di residenza nel Comune di Vittorio Veneto, la proposta è da 2 anni e 1 giorno a 5 anni 2 punti, da 5 anni e 1 giorno a 10 anni 4 punti, da 10 anni e 1 giorno a 15 anni 6 punti, da 15 anni e 1 giorno a 20 anni 7 punti e superiori ai 20 anni 8 punti, che quindi è la previsione massima. Giusto per darvi un panorama della situazione, come dicevamo venerdì scorso in commissione, attualmente la dotazione di patrimonio ERP ricompreso nell'ambito del territorio comunale è di 285 alloggi, 227 di proprietà dell'Ater e 58 del Comune. L'ultima graduatoria è quella dell'anno 2017, approvata nel 2018, con 72 nominativi, di cui 12 con età superiore ai 65 anni. Tenete presente che vi sono una serie di alloggi, quelli di Via Cosmo, che sono riservati alle persone over 65. Nell'ultimo periodo sono stati assegnati 4 alloggi in Piazza Flaminio per la prima volta, perché prima non erano mai stati assegnati, e 2 nei primi mesi dell'anno 2019. L'Ater nel corso delle scorse settimane ma è uscito anche sulla stampa, richiesto la graduatoria per provvedere all'assegnazione di 12 alloggi, di cui 4 in Via Cosmo, 5 in Via Leoncavallo e 3 in Via del Pretorio. Tenete presente un'altra cosa: fino all'approvazione della legge regionale del 2017 i bandi e quindi le graduatorie erano biennali. D'ora in avanti i bandi e le graduatorie dovranno essere annuali. A settembre si procederà con il nuovo bando con questi nuovi criteri. E un'altra modifica che è intervenuta, è una questione formale, però mentre in precedenza l'Ater comunicava al Comune la disponibilità degli alloggi di sua proprietà e procedeva materialmente il Comune all'assegnazione, d'ora in avanti ciascun ente, quindi il Comune per proprio conto e l'Ater per proprio conto, provvederanno all'assegnazione degli alloggi appunto di proprietà di ciascuno, ovviamente tutti quanti però utilizzando la stessa graduatoria. Grazie per la spiegazione. Consiglieri, prego. Consigliere Sant'Antonio. Sì, una domanda, sempre per capire. Allora,
lei ha detto che più o meno ci sono 280 alloggi, adesso non mi ricordo più o meno. Ecco. E il 10% per esempio per l'articolo 44 può essere assegnato o è già assegnato in qualche modo a utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa. Supponiamo 28 alloggi. Ecco, cosa significa situazione di emergenza abitativa? Giusto per capire. Grazie. Ma, vediamo se ci sono altre richieste di chiarimento, altrimenti possiamo rispondere. Prego. Assessore Denardi, prego. Sì, Criscuoli. È stata più veloce. Prego. No, volevo dire che, che questo, come è stato detto in commissione dall'assessore Denardi, comporterà un maggior lavoro per il Comune, perché è la Regione che ha deciso che invece che biennale adesso il bando sarà annuale, quindi ci sarà un ulteriore lavoro per gli uffici. No, solo questo, che mi aveva molto colpito. Insomma. Grazie. Consigliere Fasani. Volevo chiedere solo una cosa, ci sono dei cambiamenti nei criteri di assegnazione quel precedente bando, oppure viene confermato la stessa? Siccome non ho capito se c'è una differenza fra quello che si applicava 2 anni fa e adesso, chiedo se c'è qualche variazione di criteri. Grazie. Possiamo dare risposta a queste? Prego. Allora, l'assegnazione ovviamente avviene solo se ci sono alloggi liberi, cioè il fatto che ci siano 285 alloggi non vuol dire che sono 285 alloggi liberi. Ci sono al momento, a eccezione dei 12 alloggi che l'ATER ha appena sistemato e che va ad assegnare, non ci sono alloggi liberi, cioè quelli che sono disponibili, quindi che sono a norma e sono assegnabili, sono tutti assegnati. Adesso l'ATER ne ha comunicati altri 12, ma perché li ha appena sistemati. Altri nei prossimi mesi saranno oggetto di sistemazione, ci ha anticipato l'ATER, ma ovviamente non hanno ancora iniziato i lavori, e altri 8 verranno completati i lavori nelle prossime settimane, ma qui il vice sindaco ovviamente è più preciso di me quanto alle date, che è la palazzina per la quale abbiamo ottenuto il primo posto in graduatoria nel bando regionale e che da 5 appartamenti si stanno completando i lavori per ricavarne 8, quindi ovviamente fino a che non sono finiti i lavori e non sono assegnabili quegli alloggi in questo momento non esistono, cioè sono 285 ma non sono assegnabili. Per cui la riserva viene a esistere nel momento in cui si libera un alloggio, prima non si può. In questo senso il consigliere Criscuoli diceva è un maggiore lavoro per gli uffici, perché il bando e la graduatoria devono essere fatti anche se virtualmente non ci sono alloggi disponibili e anche se la graduatoria precedente non è stata esaurita. Sempre stato, sempre fatto, solo che una volta avveniva in modo biennale, adesso questa attività deve essere fatta in modo annuale. Per quanto riguarda la modifica dei criteri, lo stesso criterio della residenza è modificato rispetto al regolamento precedente del Comune di Vittorio Veneto, però questo è la parte del punteggio che è possibile per il Comune modificare in modo a scelta, mentre il resto dei punteggi sono assegnati secondo la normativa regionale sulla base di quello che è la legge regionale. Non so se c'erano altre, se ho perso qualche... Non so, consigliere Sant'Antonio, siamo a posto? Ah sì, l'emergenza abitativa è il tipico caso del soggetto che magari viene sfrattato e che quindi si ritrova a non avere un alloggio.
Ovviamente il punteggio, al di là degli 8 punti che sono previsti per per l'anzianità di residenza, è composto da molteplici voci e da molti più punti che dipendono dalle situazioni fisiche anche della persona, il numero di persone che ci sono nel nucleo familiare, l'età, l'ISEE, le particolari condizioni sociali. Vi è una componente anche che viene individuata a seconda appunto di quella che è la situazione del nucleo familiare. Grazie. C'è una richiesta di intervento dal consigliere Saracino. Sì, ringrazio l'assessore De Nardi per le spiegazioni date e penso che possa condividere questa mia osservazione, nel senso che gli alloggi per situazioni di emergenza purtroppo a Vittorio stanno aumentando le richieste. Negli ultimi anni c'è stato un aumento, almeno facendo accesso agli atti ho visto che questi dati quindi sono anche un po' preoccupanti da un certo punto di vista, nel nostro comune stanno aumentando. Io volevo chiederle praticamente questi immobili di riserva, chiamiamoli così, verranno fatto la valutazione il comune sui suoi 58 e l'Ater sui suoi oppure sul totale disponibile a Vittorio? E dopo le chiedo, cioè questo che lei mi ha detto fino adesso non ci sono disponibili, quindi vuol dire che fino a quando non andremo con nuovi appartamenti a completare queste riserve, ecco, vorrei sapere il numero totale di questi appartamenti, così da renderci conto quanti verranno bloccati prima di poter metterne altri in gara. Grazie. Grazie consigliere. Prego, assessore. Sì, come mi confermava il dirigente, la riserva è generale su tutti, non è tagliata, anche perché sì, verrebbe a variare a seconda del fatto che vengano immessi nel complesso più o meno alloggi da parte di un ente o dall'altro. Comunque è complessiva. Quindi sa quanti appartamenti prima di poter andare a gara dei nuovi dovranno essere messi di riserva? Cioè, un numero? Se il 10% sono Sì, 28. Ok, perfetto, sì. Ovviamente è chiaro che al momento le assegnazioni vengono fatte sulla base della graduatoria esistente. Nel senso che l'Ater che procede con le 12 assegnazioni procede con la graduatoria che c'è adesso. Ma un conto è la graduatoria e un conto è l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa è di per sé fuori graduatoria. Sì, ma questi appartamenti di riserva, quando è che andremo a metterli? Intanto dovete approvarlo, finché non l'approvate non esiste. Sì, ma una volta approvato automaticamente il primo appartamento libero verrà bloccato per queste? Sto chiedendo questo, ecco, per capirsi. Ovviamente se non ci sono in quel caso, in quel momento, emergenze abitative... Sugli altri due oppure in generale? No, lo stesso vale anche per le altre riserve, non solo per il 10%. Ok, mi sbaglio. Vale anche per le altre riserve, ovviamente. Ok. Grazie. Bene, consiglieri, io direi di mettere in votazione, è stato abbastanza esauriente, quindi metto in votazione il punto numero 4, legge regionale 3 novembre 17 numero 39 di edilizia residenziale pubblica, approvazione criteri aggiuntivi e definizione delle riserve. Favorevoli? Contrari? L'ho preso come favorevole. Contrari? Astenuti? Quindi 11 favorevoli e 2 astenuti. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2 astenuti e 11 favorevoli. Bene, grazie. Questo lo mettiamo qui. Complesso Vittoria, richiesta permesso di costruire in deroga, parere e determinazione in merito al contributo straordinario. Signor Sindaco, a lei la parola. Grazie Presidente. Lo scorso mese di dicembre, dopo aver rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto del complesso Vittoria Sport, questo Consiglio Comunale, con propria deliberazione numero 62, si era espresso favorevolmente nel merito di una proposta avanzata dalla ditta acquirente, Mode Gladys del signor Scarpis Armando, per la valorizzazione del compendio immobiliare attualmente in parziale disuso.
Con quella delibera il Consiglio Comunale aveva chiaramente indicato quali fossero gli obiettivi di pubblico interesse che intendeva perseguire: il recupero e il riutilizzo del compendio immobiliare, la realizzazione del campo comunale da rugby, il reperimento di una sede adeguata per la nuova farmacia numero 3 di Costa. Al fine di conseguire tali obiettivi, ritenuti dal Consiglio Comunale rispondenti al pubblico interesse, veniva dato mandato all'amministrazione comunale di individuare un percorso tecnico-amministrativo efficace, verificando preventivamente la congruità dei rispettivi benefici pubblici e privati. È quindi iniziato un impegnativo lavoro che ha visto coinvolti diversi uffici: urbanistica, edilizia privata, attività produttive, settore opere pubbliche, strade, patrimonio e naturalmente l'avvocatura civica. Ci sono stati parecchi momenti di incontro e dialogo con la proprietà, che è stata supportata nella definizione della sua proposta da autorevoli tecnici per lunghi anni a servizio della Regione Veneto, e quindi lo scorso 29 marzo è giunta una richiesta di permesso di costruire in deroga, sulla quale ora il Consiglio è chiamato ad esprimersi. Gli stessi uffici comunali, che nei mesi scorsi si erano impegnati per verificare la fattibilità dell'indirizzo consiliare, hanno istruito la richiesta evidenziando quali siano i dettagliati riferimenti normativi ai quali il soggetto privato chiede di derogare, norme tutte contenute nelle norme tecniche del nostro PRG, quale sia il beneficio che al privato deriva da tale deroga, quale sia il beneficio che il pubblico ottiene dall'accordo con il soggetto privato. Il signor Scarpis, per conto della ditta Mode Gladys, non ha chiesto alcuna variante urbanistica di trasformazione della zona F2 destinata a servizi in altra zona di piano. Ha chiesto invece di derogare al limite massimo del 20% di volume da destinare ad uso commerciale, questo anche per consentire di classificare la superficie destinata alla farmacia come superficie commerciale, di non vincolare la destinazione commerciale ad essere accessoria nel senso di legata all'attività principale, pur rimanendo un'attività secondaria rispetto alla prevalente destinazione di uso pubblico, di ammettere una media struttura di vendita, quindi con superficie di vendita inferiore ai 1500 m2, anziché diverse e più unità di vicinato fino a 250 m2, di eliminare la servitù di uso pubblico esistente sulla galleria interna agli attuali spazi commerciali. Elenco ora quali sono i benefici proposti al pubblico a fronte di queste richieste. Cessione a titolo gratuito, la cifra di 500 euro che troverete è un valore simbolico da dichiarare ai fini fiscali, in proprietà di una superficie di 8100 m2 dove poter realizzare il campo da rugby. Vendita al prezzo di costo, cioè 67.000 euro, alla Vittorio Veneto Servizi di uno spazio commerciale di oltre 450 m2 su un unico piano, da destinare a farmacia comunale. Versamento al Comune della medesima cifra, cioè 67.000 euro, quale quota del contributo straordinario, come previsto dall'articolo 16 del DPR 380 2001, cioè il testo unico sull'edilizia. Cessione a titolo gratuito di circa 1000 m2 nell'interrato dell'edificio B da destinare a spogliatoi o altri servizi necessari al polo sportivo che stiamo implementando. Questo elenco credo sia adeguato a verificare come l'intesa ottenuta sia in linea con l'indirizzo dato da questo Consiglio Comunale, anzi, mi permetto di dire che vada anche oltre. In ogni caso gli uffici comunali hanno effettuato le verifiche previste che, alla luce delle linee guida votate da questo Consiglio Comunale e a fronte di un contributo straordinario calcolato in euro 54.000 circa, il totale corrisposto è di 97.000 euro circa. Vorrei poi porre all'attenzione alcune considerazioni in merito all'argomento. Questo complesso immobiliare è stato pensato negli anni 90 ed autorizzato con una concessione edilizia in deroga. Avrebbe dovuto essere un complesso con impianti sportivi, negozi, una foresteria, nel complesso 90.000 m3 costruiti, parte interrate, parte fuori terra. Dopo 10 anni, nel 2009, questo sogno era già sfumato e quindi ci si era fermati a consolidare quello che c'era, architettando un sistema che legasse spazi già destinati al commercio ed attività di uso pubblico, palestra, sala funzionale, ambulatori. Poi sono note a tutti
le vicende della proprietà e la storia del fallimento. Ora si presenta un altro interlocutore. Siamo a cavallo fra il 2018 e il 2019. Sono passati 20 anni dall'idea iniziale. Questi 20 anni sono un pezzo di storia nel corso del quale sono avvenute delle trasformazioni epocali. Quello che 20 anni fa avrebbe potuto avere un senso, un valore, ora non lo ha più. È cambiato il mondo, sono cambiate le regole che governano, che guidano il governo del nostro territorio. Basti pensare alla legge 14 del 2017 e la legge che è in vigore da sabato scorso, la cosiddetta Veneto 2050, che è la legge sulla riqualificazione del patrimonio urbanistico e quindi in sostanza la riqualificazione dell'edilizia esistente. È importante quindi recuperare il costruito, contrastare il degrado, il disuso, risparmiare il suolo, evitarne il consumo. È completamente cambiata, in ragione della liberalizzazione seguita alle direttive europee, la politica nazionale e soprattutto quella regionale sul commercio. Allora erano gli esercizi di vicinato a potersi insediare su tutto il territorio. Ora sono le medie e piccole strutture di vendita, ovvero sia quelle come questa, con superficie inferiore a 1500 metri quadri di vendita. Le categorie merceologiche non ci sono più, sono altri i parametri che distinguono i diversi tipi di commercio. Nella convenzione allegata è previsto che il commercio, come dato di indirizzo di questo Consiglio Comunale, in questo ambito non sia destinato né al food né a sala giochi. Questo è quanto l'amministrazione su mandato del Consiglio ha costruito ed ora il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi nel merito. Grazie. Grazie, signor Sindaco. È aperto il dibattito. Bene, allora metto in votazione. Non ci sono richieste di intervento. Consigliere Botteon, prego. Bene, inizio io, mi sembra doveroso, siccome oggi pomeriggio vi è stata la commissione consiliare dove abbiamo affrontato il tema, quindi la quarta e la terza commissione riunite. Un riassunto quindi su quelli che è stato il dibattito di oggi credo che sia doveroso da parte mia. Allora, stiamo votando un permesso di costruire in deroga, quindi noi abbiamo un regolamento e lo andiamo a derogare per questo complesso Victoria, quindi il Comune deroga il proprio regolamento, in particolare per le zone F, per il nuovo progetto del complesso Victoria. Quindi, come l'ho spiegato il sindaco, da 20% di zona commerciale si passa al 23%, compresa però uno spazio che più o meno è il 5% che è commerciale pubblico, ovvero le farmacie. Cade la destinazione prevalente, quindi cade la destinazione prevalente vuol dire, dal mio punto di vista, fine del Victoria Sport, come vi saranno diverse attività commerciali, ma lo sport sarà a fianco, ma non sicuramente all'interno di quello stabile, se non la palestra che sta sotto. E quindi è la fine di un progetto su cui aveva creduto la città, ed è stato sicuramente un errore anche della precedente amministrazione soprattutto. Vi sarà una media struttura di vendita inferiore a 1500 metri quadri, tipo Lidl, per capirsi, per i vittoriesi. Tipo Lidl, però in convenzione sarà recepito il no food che era stato indicato in Consiglio Comunale, quindi non avremo un supermercato, almeno lì, però potremo avere sicuramente un bel negozio, un negozio bello grande tipo Lidl, un negozio che potrebbe essere di elettrodomestici, potrebbe essere un'attività commerciale, potrebbe essere, non so, bici, auto, sicuramente un bello spazio commerciale di 1500 metri quadri, più tanti negozietti. Inoltre
A fronte di questo, cosa abbiamo? Quindi abbiamo la cessione degli 8.100 metri quadri per il campo da rugby, abbiamo la vendita alla Vittorio Veneto Servizi, che poi gira il comune fa da intermediario, magari questo forse doveva essere spiegato meglio, del spazio per le farmacie per 67.000 euro. E resta escluso da questo lo spazio incompleto che sta al di fuori, quindi lo spazio che in questo momento non è costruito, quindi vi sono solamente le fondamenta, resta così, quindi in questo accordo non vi è nulla, in futuro chi lo sa, però in questo momento resterà così, quindi così Vittorio Veneto, così come in altre parti cittadine, in altre parti della città vi sono queste fondamenta che sono orrende, in attesa di futuri sviluppi quanto improbabili al momento, lì continueranno, nonostante questo accordo, a persistere queste fondamenta. Forse vi sarà un parcheggio in futuro, ma al momento non è previsto. Una considerazione politica da parte mia è sicuramente un altro passo verso aggregazioni commerciali. Aggregazioni commerciali di cui a Vittorio Veneto sinceramente non ne sentivo il bisogno e non credo che ci sia il bisogno. Un altro passo che sicuramente va a penalizzare, a contrastare numerose attività commerciali che vi sono in città. E questo dal mio punto di vista è fuori di dubbio. Un altro passo verso, potrei definire la coneglianizzazione di Vittorio Veneto. Conegliano non è altro che una distesa di questi centri dove c'è un gran punto commerciale e magari intorno a qualche altro piccolo negozio. A Vittorio ne abbiamo pochi, questo è uno di questi. Così come un altro passo verso la coneglianizzazione è sicuramente quel progetto che vedrà il nuovo supermercato, quello sì, supermercato di cui non avevamo alcun bisogno, che vi sarà lungo via del Cansiglio, è un progetto che non si è mai visto in Consiglio Comunale e secondo me è una cosa pazzesca. Io ho molti cittadini che mi chiedono: ma cosa avete approvato in Consiglio Comunale lì, che stanno facendo i lavori? È vero che ci sarà una rotonda? E io dico: non è mai passato nulla in Consiglio Comunale, ma com'è possibile? E me lo chiedo anch'io, com'è possibile? Certo che queste sono state due scelte fatte da questa amministrazione. Cosa si poteva fare? Uno può dire: si poteva procedere diversamente. Io sarei stato, se qualcosa ci metteva di più la Vittorio Veneto Servizi, ma si riduceva lo spazio commerciale, sarei stato favorevole. Deroghiamo, perché noi siamo una repubblica fondata sulle deroghe, deroghiamo i nostri regolamenti, permettiamo la media struttura di vendita, permettiamo di andare oltre le percentuali, questo bello spazio, ma meglio di far niente. Non è vero, si poteva trattare in maniera diversa. Però questo è il modo, secondo me si è ceduto molto, anche se ovviamente non conosco tutti i passaggi della contrattazione, ma credo che questo tipo di accordo faccia molto felice la controparte. Grazie. La parola al consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Mi sono scritto 2 paginette, speriamo che siano apprezzate dai consiglieri e li facciano pensare un po' quello che stiamo facendo. Quando il Consiglio delibera in merito a una richiesta di permesso a costruire in deroga, la prima cosa che l'attento consigliere deve controllare sono le motivazioni che consentono all'amministrazione di applicare lo strumento di deroga. A pagina 3, al primo capoverso, si può leggere: a fronte di un marginale cambio d'uso. Cosa intende l'amministrazione per un marginale cambio di destinazione d'uso? Che si poteva dare di più al privato? E se non l'ha fatto, chiarisca quali sono le motivazioni. Se invece è stata applicata la deroga come stabilisce la norma, perché è stato usato l'aggettivo marginale? È improprio questo aggettivo. Credo che l'elaborato di un documento importante per il Consiglio Comunale, qual è questa deroga, meriti, per il rispetto dell'intelligenza dei consiglieri stessi, di essere steso in modo non tendenzioso e fuorviante delle realtà dei fatti.
La marginalità che viene applicata in questa deroga viene definita dalla ristrutturazione di una porzione delle superfici del compendio immobiliare da destinare al commercio, non limitato alle accessorie rispetto alle attività sportive come adesso, ma aperto ad un commerciale con un solo vincolo, no food, e per un'ulteriore quota di commerciale non superiore al 20% del volume complessivo. Quindi possiamo dire che i famosi 1000 metri quadri di commerciale dedicato allo sport, dati dalle precedenti amministrazioni per cercare di salvare dal fallimento la proprietà, diventano a tutti gli effetti 1000 metri quadri di nuovo commerciale senza vincoli sportivi. Sono quindi un'altra cosa e possiamo tranquillamente dire che sono sicuramente 1000 metri quadri di nuovo commerciale. Per i più giovani di questo Consiglio voglio ricordare il famoso scivolo d'oro per il privato. Si ricorda il sindaco? Mannaggia. Citato dall'allora minoranza, della quale faceva parte il sindaco Tonon. Talvolta le cose si ritorgono, sindaco. A voce del consigliere Castro, che lanciò i propri strali contro il parziale cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile, da sportiva a commerciale sportiva. Ora invece non è più così, vengono traditi gli obiettivi delle amministrazioni dal sindaco della Libera in giù, che fecero una variante urbanistica per trasformare un'area di vincolo in un'area F, con destinazione sportiva. A questa definita marginalità aggiungiamo un'altra marginalità che è pari a un'ulteriore quota di commerciale, per una quota superiore al 20% del volume complessivo. A mio parere questa delibera di Consiglio è ricevibile e pronta ad essere portata ad un'attenta valutazione della Procura della Repubblica. Un po' come ha fatto la minoranza nella precedente legislatura, vi vedo attenti, per il già citato scivolo d'oro, e se ben ricordo è stato proprio l'allora consigliere Costa che si è premurato a denunciare la Procura della Repubblica l'allora sindaco, uffici e consiglio. Dunque, a pagina 3, primo capoverso, si indicano le 3 ragioni che permettono di rilasciare il permesso a costruire in deroga. La prima motivazione è che la ristrutturazione edilizia permette il recupero e l'utilizzo di un edificio diversamente destinato a subire un degrado inesorabile, una bella bufala. La prima cosa che mi viene in mente è che la proprietà che ha preso all'asta l'immobile non è sicuramente la factory di Babbo Natale. Se l'attuale proprietà, che ha già dato prova di notevole capacità imprenditoriale, ha partecipato e vinto l'asta, è perché sapeva cosa comprava e aveva le idee chiare di cosa ne avrebbe fatto in seguito. Dire poi che l'immobile sarebbe destinato a subire un degrado inesorabile stride con l'immagine attuale di Victoria, dove trovano posto una frequentata palestra e dove trova sede l'ambulatorio di medicina dello sport. Non a caso i parcheggi prospicienti sono sempre pieni di vetture. Credo inoltre che in questo momento il Consiglio stia prestando il fianco a possibili ricorsi di potenziali concorrenti che hanno partecipato all'asta fallimentare, perché sta modificando in modo sostanziale a favore della nuova proprietà dell'immobile che non è più quello con cui è andato all'asta. Da 1 milione di euro investiti nell'acquisto, quanto può valere alla fine di questo Consiglio complesso Victoria? Almeno 4 volte tanto. Se ben ricordo, c'è per le zone D c'è un modo di quantificare il vantaggio del privato e viene indicato anche il delta da vantaggio per il comune, dato la differenza fra il valore attuale e il valore pregresso. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che questo delta sia il 25-30%, è passato un po' di tempo e non è mio mestiere fare queste cose. Facciamo un po' di conti fra la variazione del valore dell'immobile, la percentuale dovuta al comune e quanto il comune si porta a casa. In commissione consigliare ho chiesto per quale ragione non è stata realizzata una variante urbanistica di trasformazione da area F ad area D, più realistica per quello che stasera stiamo votando. Si corre il rischio di essere il solo caso in Italia di realizzare una farmacia in zona F, eppure 2.400 metri di commerciale con vocazione non sportiva in area F. Questa variante avrebbe permesso all'amministrazione di introitare almeno 1 milione di euro, a mio parere. La sola ragione che posso addurre a questa lacuna è che non abbiamo ancora il PAT e non è possibile dal 2012 fare
varianti urbanistiche. C'è qualcosa che non mi convince in tutta questa operazione immobiliare, ma senza poter e neppure voler pensare male, credo che alla fine i cittadini vittoriesi si siano accorti che sicuramente l'amministrazione non ha nel proprio core business e capacità di amministrare la cosa pubblica a vantaggio della città. La seconda riflessione è: consente la fruizione alla collettività di spazi prima inaccessibili. Come dire che le future richieste di insediamento di centri commerciali o altro dovranno essere accolte per la stessa motivazione. Considerando che tutti gli spazi privati hanno lo stesso problema perché sono legalmente inaccessibili agli estranei, non vedo come questa spiegazione possa essere accettata per giustificare la deroga. La terza riflessione è: consente la creazione di nuovi posti di lavoro. Nella speranza che queste affermazioni non siano un augurio ma una certezza, manca la garanzia che la proprietà realizzi quanto prospettato in convenzione. Stabilito quindi che le tre motivazioni indicate nella delibera per configurare l'interesse pubblico oggetto del permesso a costruire in deroga sono inaccettabili da questo Consiglio, perché non veritiere costruite artificiosamente per giustificare un accordo pubblico-privato che esula le motivazioni della deroga. Resta da chiarire, al di là delle concessioni date dalla proprietà, 1.000 metri quadri di piano interrato, 8.100 metri quadri di campo di rugby, mentre i 500 metri quadri della futura farmacia del costo di 67.000 euro per vittoria di servizi, oltre i 67.000 dovuti per la deroga, via via, il valore della cancellazione della servitù di uso pubblico sul mappale 1.700 sub 7, cioè della galleria. La galleria, se ricordo bene, era stata concessa in uso pubblico nella precedente convenzione come evidenza pubblica, correggetemi se sbaglio. Valutato che sicuramente tutte queste motivazioni aggiuntive che ho qui sopra riportato non sono sufficienti a giustificare il permesso in deroga, perché la stessa ragione qualsiasi proprietà potrà in futuro pretendere la deroga al di là delle indicazioni del piano regolatore del PAT, credo che anche in questo caso l'amministrazione, come mi sono già espresso precedentemente, abbia manifestato la propria incapacità di programmare il futuro della città. Voglio ricordare, e concludo, che nel quartiere di Costa in tempi recenti è stato autorizzato un progetto di rigenerazione urbana presso l'ex proprietà milanese con insediamento commerciale, un progetto di rigenerazione urbana celato da permesso di costruire in deroga a Vittoria con l'aumento della cubatura commerciale e per finire un progetto di generazione urbana per il vicino Carnielli con un aumento abnorme di cubatura commerciale, senza dimenticare del raddoppio della cubatura della Lidl. Credo che diminuisce anche la popolazione. Credo che in tempi brevi vedremo gli effetti di questo attivismo frenetico, irresponsabile e sconsiderato dell'amministrazione nel raccattare risorse da mettere a bilancio sui negozi di quartiere destinati a subire una concorrenza verso la quale saranno impotenti. Consigliere, l'ho lasciata continuare oltre ogni limite, ma alla fine va bene così. Consigliere Saracino. Bene, parto da una parola che ha citato giustamente il consigliere Botteon: costruire in deroga. Per dare il permesso a costruire in deroga ci deve essere l'interesse pubblico, o meglio, la verifica, la congruità dei rispettivi benefici pubblico e privati. Delibera alla pagina 3. Tra i benefici pubblici, escluso il discutibile creazione di posti di lavoro, perché ricordiamoci che quando si apre una nuova attività di grande dimensione, automaticamente quelle vicine di piccola dimensione sul settore vanno in difficoltà, questo è un dato oggettivo. La rigenerazione urbana è un po' sovrastimata secondo me, considerato che un po' di metri quadri in più di commerciale non qualifica certamente la zona e non mi pare che la convenzione obblighi a completare il plesso A. Il plesso A, vorrei anche chiedere, questi 7.000 metri rimangono al privato, il quale può completarli? Visto che non abbiamo mai citato, volevo capire questo. Dopo la cessione gratuita di 1.000 metri quadri del seminterrato del plesso C e gli 8.000 esterni. La farmacia no, perché da come è stato detto viene pagata dalla Vittoria Veneto Servizi 67.000 euro. E questa cifra proprio mi ha colpito nella delibera. E qua chiedo, se, visto che magari non ci arrivo io, se potete spiegarmi un po' meglio. Allora, 67.000 euro compaiono tre volte. Una come pagamento della Vittoria Veneto Servizi per i metri della farmacia.
67.000 euro come versamento della ditta al comune, facendo parte del contributo straordinario, e come contributo ordinario, come scritto nella Convenzione, articolo 4C e articolo 9. Chiedo, se ricordo bene, chi costruisce paga degli oneri ordinari di urbanizzazione primaria e secondaria e costi di costruzione. Nel caso di permesso di costruire in deroga è previsto in più un contributo straordinario, calcolato sull'aumento di valore. Quindi io chiedo qual è l'aumento di valore che viene votato stasera? La cifra esatta che aumenta il valore di questi il 23% di commerciale, quanto farà aumentare il valore al proprietario? Perché qua secondo me stiamo giocando questa delibera su dei valori oggettivi e quantificabili. Se potete darci questi valori dell'aumento dell'operazione, vi ringrazio. Grazie. Il consigliere Saracino ha chiesto la parola. Il consigliere Criscuoli. Sì, no, volevo fare una domanda al consigliere Fasan. Ma sono l'unica che è entrata nel Victoria quando era aperto e ha visto il negozio di Intimo, poi c'era un negozio di... cioè non c'erano attività sportive dentro, era esattamente un centro commerciale, forse non così sbandierato, c'era pochissima gente, una tristezza infinita, ma c'erano negozi dentro. Non c'erano negozi di scarpe per lo sport, tute da ginnastica. A me aveva colpito l'Intimo. Tra parentesi lo dico da chi frequenta... ecco, non ho questo ricordo. No, non so se lei è mai andato dentro quando era funzionante. E lo dico... Sì, no, però lei dice che c'è stato un cambio. Io le sto dicendo che c'erano già dei negozi. Quando quel breve periodo che è stato aperto c'erano già dei negozi. E io sono andata per curiosità, non ero in consiglio comunale, perché io sono una che frequenta i negozi della città. Quindi a me che aprano un centro commerciale lì, devo dire, personalmente mi interessa poco. Non so se è la stessa cosa per lei. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì. Prego. Allora, per nostra fortuna o sfortuna viviamo nella società delle immagini, no? E allora sono andato a vedere gli spazi del Victoria e ho fatto una piccola fotografia. Non credo che da casa si riesca a vedere, ma casomai dopo ve la giro. Si rivede? No, ecco. Ma dopo ve la passo. La fotografia mostra una vetrofania del Victoria, del piano del Victoria, e c'è scritto profumeria. Allora, la domanda che faccio, la profumeria, cioè l'attinenza della profumeria con la pratica sportiva, cioè si vendevano solo profumi, cioè deodoranti per lo sport, oppure, cioè, mi sto interrogando su questo perché lei ha detto che vengono traditi gli obiettivi, ma gli obiettivi prima quali erano? Quelli di creare delle profumerie? No, mi chiedo. Allora, cerchiamo di tornare al cuore, dal mio punto di vista, dell'ordine del giorno. E il cuore è che stiamo dando delle risposte a delle richieste che vengono da delle società sportive e non solo. Una delle risposte che stiamo dando è quella di realizzare un nuovo campo da rugby, cosa che prima non c'era, mi pare. Lo stiamo facendo tramite un accordo pubblico-privato, valorizzando un'area che in questo momento è sotto gli occhi di tutti, che è da decenni che versa in una fase degradata, e quindi anche rigenerando tutta un'area. Lo stiamo facendo tramite un accordo che io reputo positivo, non tanto perché ci si è lavorato molto dietro, ma proprio per i risultati che si sono portati a casa. Verrà realizzato un campo da rugby, verranno realizzati gli spogliatoi nella parte sotterranea dell'edificio che non serviranno e che non risponderanno solo a un'esigenza legata al campo da rugby, ma risponderanno anche a un'esigenza di quelli che usufruiscono della pista d'atletica, che in questo momento devono condividere gli spazi degli spogliatoi con quelli che praticano rugby. Quindi una doppia soluzione. Inoltre,
sempre grazie a questo accordo, verrà trasferita la farmacia comunale. Ricordo che in questo momento il comune di Vittorio Veneto paga 30.000 euro all'anno per la sede della farmacia comunale. Allora, mi pare che a fronte di questo beneficio pubblico, che questo secondo me sì è un forte beneficio pubblico, si possa venire incontro ad un privato che ha fatto un investimento del tutto legittimo su quell'area. Noi come consiglieri abbiamo, ripeto, lavorato molto per tentare di dare una risposta. In questo momento è la migliore risposta possibile e probabilmente si poteva ragionare e ci abbiamo ragionato anche sull'acquisizione. Ricordo che però il comune di Vittorio Veneto, ma come tutti i comuni, non possono acquisire beni immobili e per questo eravamo vincolati, per questo abbiamo tentato, come vi ricorderete, ne abbiamo già discusso nel scorso Consiglio Comunale, l'acquisizione del Victoria tramite una società partecipata che era appunto quella della Vittorio Veneto Servizi. Dico questo perché, ripeto, dal mio punto di vista il cuore di questa operazione sta in questi due progetti, la realizzazione di un nuovo campo da rugby e una nuova farmacia comunale. Mi fermo qui per il momento. Grazie consigliere Dus. Ha chiesto la parola il consigliere Sant'Antonio. Sì, volevo rispondere al consigliere Dus che mi ha ispirato con la storia del profumo. Allora, voi non potete continuare a dire no, perché una cosa era così, è stata fatta prima, la facciamo anche noi. Perché se una cosa non andava bene prima, non è detto che si debba fare. Poi avete un altro vizio, di mettere nelle delibere insieme delle cose belle, che sono il campo da rugby e le farmacie, a delle cose brutte, metterle insieme per farle accettare. Le cose brutte sono la costruzione in deroga su un'area dove non si può, dove, ecco, questo vi dimenticate, no? Ed è un vostro difetto. Se voi aveste fatto il PAT come avete dichiarato dall'inizio della vostra consigliatura, non saremmo giunti sicuramente a questi tipi di mix, di miscellanee, di cose brutte e di cose belle. Quindi questo dovete imparare. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos. 32. Qui si fanno solo cose belle. Mi spiace contestare il consigliere Sant'Antonio, anche perché davvero mi fa tristezza l'intervento dei colleghi dell'opposizione in cui si ipotizza quella decrescita felice. Mi dispiace, la decrescita non è mai felice, è sempre infelice. Questo è il primo punto. Secondo, la concessione in deroga è un legittimo strumento previsto, contemplato dalla legge regionale, che garantisce proprio all'organo consigliare, al comune, la valutazione discrezionale di come raggiungere interessi pubblici che altrimenti sarebbero un'araba felice. Vero? Capisco, l'opposizione non può che sperare che i sogni siano solo arabe felici. Ma, sapete, io non sono un gran sportivone, ma ne ho sentito tanti di quegli anni parlare del problema del campo da rugby, che sfido chiunque a dire che non è un interesse pubblico, anche perché mi ricordo gli strali, mi ricordo, come si può dire, le promessone fatte anche da altri, poi rimaste lettera morta. Noi invece concretiamo quel sogno. So che magari da qualche parte schiuma invidia questa cosa, ma rassegnatevi, perché poi è davvero così paradossale che si dica non c'è la destinazione sportiva, si aggiunge 8.000 metri quadri di destinazione sportiva che prima non aveva destinazione sportiva, che davvero sfido chiunque in buona fede
a criticare una scelta di questo genere. Peraltro, in questo Consiglio Comunale, mi ricordo, qualcuno non mi ricordo chi, diceva, oh, strali, con il fatto che siccome siamo sempre più uno, e gli spogliatoi, proprio una cosa, qui, è saltato fuori, forse non si posa, l'amministrazione è riuscita a portare a casa anche quella, più interesse pubblico di così. E tenete presente che davvero talvolta, siccome l'ho detto prima, le scelte nascono anche dalla partecipazione dialettica delle diverse forze, quella, come si può dire, è stato un input che ci è stato dato dall'opposizione e l'abbiamo sposata in pieno. E abbiamo battuto i pugni fino a quando non è stata portata a casa. Perché vedete, adesso ci mancherebbe altro. Tenete presente che è un plus rispetto, per carità, e dovuto, ripeto, a il costruttivo dibattito, pur, come dicevo prima, con qualche asperità, ma che è giunto nel segno. Perché vedete, anche qui talvolta è tipico della brontoleria vittoriese pensare di raggiungere l'ottimo e di non fare nulla. Scusatemi, sotto questo punto di vista è un mattoncino che finalmente risolve tutti i problemi? No, per carità. Ma un problema? Era meglio non risolverlo? Era meglio chiedere sempre più uno? Vedete, mi viene in mente che talvolta, e se ne discute tanto, perché, vedete, io penso sempre che il dibattito locale debba avere, come si può dire, una prospettiva, una visione anche nella, come si può dire, nel globale del discorso politico. Perché qui davvero no, no, sempre no. No questo, no quello, no quell'altro. Diciamo qualche sì. Diciamo qualche sì. E stasera lo diciamo. E vedete, può essere che siamo in un'epoca in cui è solo utile fare guerra guerreggiata, ma non si risolvono in questo modo i problemi. E se ci pensate, se finalmente riusciremo a realizzare la farmacia, pensate, ci hanno provato tutti, sapete, mettendoci ovviamente professionalità, alacrità, voglia, passione, però se ne parlava della farmacia. Qualcuno prima ha ricordato Tembordi Busillis, del sindaco della Libera, se ne parlava, allora bisogna, si paga l'affitto, quante su queste volte di questo consiglio ha sentito parlare della farmacia e del posto dove è adesso e tutti i soldi che paghiamo adesso. È là, spero, una soluzione sicuramente più ottimale di quella che c'è adesso. Poi qualcuno si è stato alle vesti, 60.000. Dov'è che con 60.000 euro si comprano 400 metri? Oh, non so, quello che è. Più di 500. Più di 500. Le ricordo che è l'ultimo minuto, grazie. Finisco solo e poi casomai ho il secondo giro. Ecco, benissimo, benissimo. Guardate, io non sono un proprietario immobiliare, se non del mio appartamento, ne sono un sensale, ma che 471 metri quadrati si paghino 66, poi con tutto il giro torna al comune, signori miei, se non è un interesse pubblico questo, se non è un interesse pubblico questo, vorrei vedere quali dei consiglieri che sono qua presenti
E li sfido se a 371 metri quadrati ce li dà per 67.000 euro vicini, quel posto, immediatamente, guardate, la farmacia abbiamo risolto, ma tutto sommato, se ce lo danno per altri 67.471 metri, guardate, gli faccio un monumento. Ma siccome so che nessuno dei miei colleghi dell'opposizione ha scritto Giocondo, oltre che credo non abbiano gli appartamenti, ma anche se l'avessero, siccome giustamente il privato, e loro sono dei privati, farebbero i loro interessi, ma grazie, finisco, dopo. Grazie. Allora, se c'è il momento di dare alcune risposte, do la parola al signor Sindaco. Grazie, comincio. Allora, a parte che trovo ormai stucchevole l'atteggiamento del consigliere Fasan che quasi in ogni seduta stucchevole, sì. Lo trovo anche sul vocabolario, non si preoccupi. Evoca, anche questo è sul vocabolario, la procura. No, sa perché glielo dico? Sa perché glielo dico? Perché la medesima cosa aveva fatto quando lei era in amministrazione per la farmacia dell'ospedale. Nessuno ha evocato la procura, avete spostato la zona F dell'ospedale in zona F per la farmacia. C'è stato... dovrebbe dirlo lei, perché l'ha votato lei quella volta. Per cui francamente mi pare veramente fuori luogo. In ogni caso, visto che parlava della possibilità di ricorso di qualcuno che aveva partecipato, e chi aveva partecipato, ma giusto per fare un esempio, all'asta del fallimento Carnielli, si è trovato successivamente una modifica del piano. Perché fare ricorso? Non è proprio previsto. Chiedo scusa, ha detto una bella stupidaggine anche stasera. Allora, deroga marginale. Beh, marginale perché ovviamente, se anche lì se guarda sul vocabolario cosa significa marginale, vuol dire di poco rilievo rispetto all'intero. E quindi rispetto alla possibilità di derogare è davvero marginale questa deroga. Per cui non trovo assolutamente il termine, come ha detto lei, né tendenzioso né fuorviante, anzi lo trovo proprio azzeccato. Per quanto riguarda la variante urbanistica, l'abbiamo precisato, l'ho detto prima, non è stata chiesta una variante urbanistica ma un permesso in deroga. Il consigliere Carnelos l'ha detto chiaramente, è una norma prevista dalla legge regionale, punto. Sia da quella nazionale che dall'articolo 380, DPR 380 2001, sia dalla norma regionale, per cui non vedo quale sia il problema. Poi lei, mescolando, facendo sempre, per dirla in dialetto, un bel paston, ha tirato fuori anche la lead. L'aumento della lead era già previsto nel piano quando c'era lei? Punto. Era previsto quando c'era lei, non quando c'eravamo noi. Idem per quanto riguarda il milanese, era già previsto nel piano. In zona industriale, se si fa qualche azienda, si insedia anche di grandi dimensioni in un lotto lì destinato, non è che passi in consiglio comunale la cosa. Non passa in consiglio comunale. Idem anche per milanese non è passato in consiglio comunale perché era già previsto. Quindi non ci sono in quel caso delle modifiche, quindi non vengono portate in consiglio comunale. Il consigliere Botteon dice che cade la destinazione prevalente. Beh, dire che cade la destinazione prevalente quando si fa un campo da rugby, che non c'era, e anzi una parte che era prevista a wellness viene trasformata in questo caso in zona sportiva perché si fanno gli spogliatoi, è destinata anche agli spogliatoi per il campo da rugby, francamente non mi pare che cada la destinazione prevalente, anzi. Poi si è parlato del comune come intermediario con la Vittorio Veneto Servizi, non c'è nessuna intermediazione. Allora, la delibera è molto chiara. C'è il passaggio, l'ho anche detto prima, anzi posso anche ripeterlo, cessione a titolo gratuito, i 500 euro ho detto sono a mero titolo fiscale, del 8.100 metri dove potrà essere collocata il campo da rugby,
ditta proprietaria al comune direttamente. Vendita a 67.000 euro della farmacia, la chiamiamo ormai così, alla Vittorio Veneto Servizi. La medesima cifra viene girata come contributo straordinario al comune, quindi la cifra si vede in questo senso 2 volte, passa dalla Vittorio Veneto Servizi alla Mode Gladys e da Mode Gladys al comune, punto. E poi la cessione a titolo gratuito di altri 1.000 metri interrati dell'edificio B sempre al comune. Mi pare francamente, quando si dice non vedo il beneficio pubblico, che sia bene guardare meglio, ecco, sia bene leggere. Prego? Ma non è il 20%, allora, si passa dal 20 al 23, comprensivo, l'ho detto chiaramente, comprensivo della farmacia. Se gentilmente architetto ci fa vedere, eccolo lì. Allora, la superficie commerciale oggi, anzi 2010, quella che c'è ancora oggi, 1976 metri quadri, privata. Proposta, quella che viene votata stasera, anno 2019, 2078 privati e 471 pubblici, che sarebbe la farmacia. Quindi l'aumento per il privato va da 1976 a 2078, sono esattamente, se la matematica non mi tradisce, 102 metri. Se non è marginale questo, non lo so. Come allora? Lei parlava del 20%, ma il valore è dato dai valori catastali IMU, ma non l'abbiamo fissato noi, è fissato dalla norma. Allora si prende il valore IMU, il valore catastale ai fini IMU, di quello che c'è e di quello che ci sarà. Si fa la differenza, il 40 mi pare? Sì, lo 0,4, quindi il 40% è del comune, ma le cifre le ho dette prima 54.000, a fronte di 54.000 il totale corrisposto è 97.000, cioè ci dà di più di quello che avrebbe dovuto darci. Questo è il frutto della trattativa. Per qualcuno, come ha detto il consigliere Carnelos, è poco, ma io ritengo di no invece. Poi qualcuno più bravo di me lo trovate sempre. Poi vado avanti. La cubatura, non cambia, l'abbiamo visto qua. Sì, si chiama permesso di costruire in deroga, ma come ha visto la cubatura resta esattamente, il volume resta esattamente quello, cioè non si aggiunge 1 metro cubo di costruzione, anche se la norma si chiama costruire in deroga, in questo caso è un cambio di destinazione d'uso. Poi ricordo, a proposito di costi, che nel passaggio zona F ospedale farmacia, se non ricordo male, il costo di quella farmacia con l'interato, il seminterrato al grezzo era 1.100.000, se non ricordo male. A fronte di quello noi la portiamo a casa a 470 metri, mi pare a un prezzo decisamente favorevole per le casse comunali o casse della Vittorio Veneto Servizi, che poi molto spesso coincidono. Mi pare di aver più o meno detto tutto, non so se ho saltato qualche risposta, mi pare di no. Prego? I metri edificabili, non ci sono metri edificabili. 7.000 metri. I 7.000? Quali 7.000? Dove li vede, scusi? Faccio domanda secondo giro. Meglio, grazie. L'assessore Denardi ha chiesto la parola. Sì, io devo dire che gli interventi del consigliere Dus e della consigliere Criscuoli mi hanno fatto venire in mente un paio di cose, ma credo che soprattutto il consigliere Fasan se lo ricordi, ma penso anche il consigliere Carnelos. Quella famosa delibera del 2009 in cui veniva modificata la convenzione fu oggetto di un giudizio al TAR, poi abbandonato perché l'interesse era venuto meno, perché di fatto i negozi si erano praticamente tutti chiusi, senza praticamente.
Il motivo per cui però quella delibera venne oggetto della valutazione del TAR è un po' particolare e viene in mente appunto con il ragionamento sulle mutande e sui deodoranti, nel senso che all'epoca qualcuno si domandò perché una delibera che prevedeva l'approvazione di una convenzione assai strana indicava specificatamente quali erano le 4 attività sportive che ci sarebbero state all'interno del Victoria, cioè la palestra, la zona benessere, il centro di medicina e la sala polifunzionale. Qualcuno aveva anche domandato come mai una sala polifunzionale fosse diventata sportiva, però questo è un miracolo successivo che non ci è dato sapere. Prendiamo per buona che la sala polifunzionale fosse una sala sportiva, un'attività sportiva. Allora, a fronte di queste 4 attività specifiche ben identificate, vi era quei circa 1978 76 metri quadri di commerciale che doveva avere doveva essere funzionale alle 4 attività sportive. Miracolosamente però, accanto a questa incredibile specificità delle attività sportive, le tipologie merceologiche per i quali vi era la funzionalità o l'accessorità rispetto alle attività sportive principali non erano minimamente indicate, non erano neanche indicate in quella delibera quali erano i criteri per individuare la funzionalità o l'accessorietà, che voleva dire sostanzialmente fare quel lavoro lì, cioè che la funzionalità e l'accessorietà erano le mutande e i profumi. Ora, ammesso che, e non concesso, che chi fa sport, nel momento in cui fa sport, non emani un onore particolarmente gradevole, come sia diventata funzionale la profumeria, me lo spiegherà solo lei, consigliere. Comunque va bene. Rileggendo però l'elenco delle 4 attività sportive indicate, così specificamente indicate, ora viene fuori che il centro di medicina dello sport ha una sua attività necessariamente funzionale, che è la farmacia. Cavoli, va a finire che adesso, dopo 10 anni, riusciremo finalmente a impiantare un'attività commerciale che è funzionale all'unica attività che lì dentro, insieme alla palestra di quelle sportive, è stata poi impiantata, perché la zona benessere non è mai stata neanche finita. E la sala funzionale sappiamo benissimo quanto di sportivo ci ha avuto negli anni. Grazie. Assessore De Nardi. Prego. Secondo giro, se ci sono interventi. Consigliere Fasan. Per forza, ma non per pressione, che sia ben chiaro. Caro Sindaco, cominciamo col dire che lei ha definito stucchevole il mio intervento. La prima cosa... Scusi se la interrompo, no, perché io non ho detto il suo intervento, il suo continuo riferimento quasi in ogni consiglio comunale alla Procura della Repubblica. No, è stucchevole, ma non scusa, Vabbè. Permetti, Vabbè, ma vi ricordo che siete andati voi almeno 19 volte alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e bla bla. Io personalmente? No, sta parlando. Io ho detto siete stati voi. Mi dà del voi adesso? No, voi come minoranza, e che avevate il stesso compito che io adesso di controllo, e lo facevate anche bene, credo, però ho delle riprove che potevate fare anche meglio. L'ha specificato l'assessore De Nardi adesso. Potevate essere anche più precisi e concisi sul Victoria, perché se vendevano mutande e calzini non ero sicuramente io che dovevo andare a controllare, ma eravate voi. Anzi, se posso credere, e qui mi riferisco alla Criscuoli, mi sembra che per l'inaffidabilità del proprietario sia stata sanzionata più volte, anche con varie chiusure, se ricordo bene, ne passava un sacco di anni, per quello che trovavi le mutande, perché questo qui faceva quello che voleva, no? Ma
una volta erano di moda le mutande, cosa vuoi che ti dica? Vabbè. Adus, cosa vieni a dirmi? Non può essere che il comune possa portarsi a casa Vittoria, avete rinunciato, ma se poi c'era il diritto di prelazione, poi riesci a combinare il diritto di prelazione con l'impossibilità di portare a casa, spiegami questo passaggio per favore, perché non riesco a capirlo. Poi a quel ragazzo con la maglietta rossa, dico che se venivi in commissione era meglio. I 67.000 euro non sono un prezioso regalo della proprietà, ma come ha spiegato l'architetto Antoniazzi, sono i 471 metri divisi 1.100.000, cioè il valore di 471 metri all'asta sono 67.000 e quello è il valore dato. Ecco, allora non è che ci siano stati dei regali. Poi dico, era meglio non risolverlo questo problema. No, è meglio risolverlo, però nei modi, nei tempi e nella forma giusta, non venire qui con una deroga che mette 3 punti cardinali per la deroga che sono necessari, altrimenti non si può derogare, che non esistono questi 3 punti, capisci? Allora, come ho detto, non si può andare contro la capacità di ragionare dei consiglieri. Qualunque consigliere, anche medio, basso come sono io, può capire che le 3 motivi per andare in deroga qui non funzionano, sono una presa in giro, chiedo scusa. Marginale, sì, è marginale quello che voi avete detto che è marginale quello che date, 2.400 complessivi di nuova, ripeto, di nuova commerciale, perché 1.500 non erano di commerciale, erano commerciale dedicato. Adesso è un'altra cosa. Ma dedicato alle attività sportive o funzionale, lei ci vede una grande differenza. Se vuol fare la precisina con me, la ringrazio. Poi dico, a quanto si può sapere a quanto può valere, già passati 5 minuti? Ma saremo ai 5 minuti, anzi siamo a 5 minuti. Siamo già a 5 minuti, già a 5 ma minuti, mi sembra 53 e 58. Questa è una variante, dovrebbero essere 7 minuti, mi sbaglio? No, è un permesso. No, è un permesso a costruire, l'ha chiamata in altra maniera, va bene, dai. Mi replicherò nelle dichiarazioni di voto. Grazie, consigliere. Consigliere, nessun consigliere. Nessuna prenotazione. Consigliere Botteon. Grazie. Allora, prima ho dimenticato di ricordare un costo che era emerso in commissione consigliare, ovvero che esistono delle vasche di prevenzione incendi nella parte esterna ex foresteria che dovranno essere spostate e non vi è una stima ancora per il costo di questo spostamento, e quindi vi è un costo che non è compreso, che però è a carico del comune, prima ovviamente di un campo da rugby e prima di qualche altra opera. Detto questo, una cosa in commissione consigliare si era detto chiaramente: una delle deroghe è che decade la accessorietà del commerciale alla destinazione prevalente, questo intendevo io, e c'era anche lei sindaco, quindi l'ha sentito anche lei, quindi non ho capito il suo intervento. Uno dei punti di questo intervento cade, quindi decade questo commerciale che era accessorio alla destinazione prevalente, non sarà più accessorio, quindi prima è stata un po' una presa in giro, adesso invece voi sancite che effettivamente possono vendere quello che vogliono. Ma quello di cui non si sta parlando tanto, che vorrei che si parlasse, è questo termine della deroga che non sopporto, ovvero questa struttura, questa media struttura di vendita, questi 1.500 metri quadri. Cosa vuol dire 1.500? Fatemi un esempio di che cosa potrebbe venire.
Potrebbe venire non so, un Unieuro. Quanti negozi chiudono? Facciamo i nomi? Non so, un Sorelle Ramonda piccolino? Quanti negozi chiudono? Questo dobbiamo pensare, perché questo tipo di scelte sono scelte politiche che vanno a cambiare, a snaturare Vittorio Veneto. Per questo parlavo di coneglianizzazione. E di questo non state parlando. E vorrei su questo portarvi. Perché è la politica che decide dove va il commercio, non viceversa. Consigliere Saracino, a lei la parola. Bene, stasera Botteon mi dà molti spunti dal quale proseguire il mio discorso. Uno di questi sarà, vorrei ricordare che a Costa c'è l'ex Billa, che sono metrature commerciali vuote. Stiamo andando a mettere sul mercato ancora metrature commerciali. Con che ricaduta? Non si sa, non è stata valutata. Dopodiché lo spostamento della farmacia, è stato fatto uno studio su questo spostamento, se sarà un beneficio o no per la struttura? Perché insomma stiamo spostando una farmacia da un punto strategico, un altro punto, bisogna avere una valutazione oggettiva se questo spostamento è positivo o meno. Un'altra valutazione che... C'è il parcheggio. Guardi, non rispondo alle provocazioni inutili di Carne Rossa. Dopodiché sulla delibera si parla che nel deliberato, nell'acquisizione di un'area in prossimità di altri impianti sportivi che potrà anche essere destinato a campo di rugby, cioè potrà, non si sa se sarà veramente il campo da rugby. Campo da rugby che voi ormai state strumentalizzando per questa vicenda. C'è un progetto, c'è un costo, sappiamo quanto può costare, sappiamo che impatto avrà, sappiamo se lo potremo mai realizzare con i soldi che abbiamo, perché stiamo promettendo un campo da rugby che al momento è finanziato con le alienazioni. Quindi noi compreremo, sì, ci regaleranno in qualche modo questo terreno, ma quando avremo i soldi per realizzarlo? Gli spogliatoi, quanto costeranno? Tutti questi costi, anche questo costo delle vasche che oggettivamente è messo, ma anche le spese sostenute per la manutenzione, che impatto avrà sulle spese comunali, visto che si parla tanto di bilancio e di spese, una gestione di quest'area dal punto di vista di spese? È stata fatta questa valutazione? Io in commissione non c'ero, magari è stato detto, quindi vi chiedo questo. Io ripeto che fare azioni dal punto di vista commerciale su grosse metrature vuol dire mettere in difficoltà tutto il piccolo commercio. Il piccolo commercio è un valore in più per questa città, non è un valore che dobbiamo rinunciare, è un valore in più che qualche consigliere dice che preferisce i centri commerciali. No, bisogna puntare sul piccolo commercio per tenere vivi i centri. Grazie. Grazie. Consigliere. Ho fatto nomi? No. Allora, consigliere Dus, a lei la parola. Sì. Allora, innanzitutto io capisco la difficoltà che ha il consigliere Fasan quest'oggi a condurre una battaglia in completa solitudine del suo gruppo politico, però io non è che posso fare il capogruppo di maggioranza e aiutarla anche nelle spiegazioni delle sue battaglie. Quindi, no, ma siccome lei prima mi ha chiesto di spiegarle, no, io non le spiego niente, cioè ci sono delle carte, c'è scritto nero su bianco, ripeto, posso capirle, le sono vicino umanamente, ma non posso veramente venire anche di là e aiutarlo in questo. Benissimo, mi fa piacere. Detto questo, sì, è vero, in un certo senso stiamo facendo un'operazione nello snaturare Vittorio Veneto. Lo stiamo facendo e l'abbiamo iniziato a fare 5 anni fa dal punto di vista degli impianti sportivi, che prima versavano in una condizione pietosa. C'era la pista d'atletica che versava in una condizione pietosa, è stata snaturata, certo, è stata riqualificata. Prima non c'era un campo da rugby, domani ci sarà. È snaturare anche questo? Sì, certamente è snaturare. E faccio anche un'altra riflessione. So già del calendario che è stato programmato sulle attività in pista d'atletica. Un calendario che prevede che ci saranno delle gare sia di livello regionale e nazionale. Gare che coinvolgeranno centinaia di atleti
e che porteranno nella nostra città centinaia di persone da fuori Vittorio Veneto e che alimenteranno quel bacino sia a livello commerciale che sociale, perché naturalmente gireranno per la città persone che mai l'hanno visitata prima. Io credo che questa sia un'operazione che risponda a delle esigenze anche di tipo commerciale legate al piccolo commercio. Cioè rivitalizzare impianti sportivi e permettere a questi impianti sportivi di avere un respiro più ampio, un respiro appunto di carattere sia regionale che nazionale. E l'esempio plastico, vi ripeto, ce l'avremo fra qualche settimana, quando inizieranno a fare i primi meeting regionali nella pista d'atletica, che avranno bisogno di strutture per ospitare gli atleti, che avranno bisogno di strutture per rifocillare dal punto di vista organico gli atleti, che avranno bisogno di strutture per magari come negozi, piccoli negozi, grandi negozi. E questo io credo sia una risposta concreta alle esigenze concrete, ripeto, che ci sono in città legate al piccolo commercio. Basta, grazie. Grazie, consigliere. Sono un attimo, però prima do la parola al consigliere Carneros. Sì. Dunque, prima una precisazione, volevo dire all'assessore Denardi, dal 2004 al 2014 non sono stato in questo consiglio. Ah, ecco, sì. No, sì, solamente così, da qui dal popolo, ecco, non come un consigliere comunale, perché dal 2004 al 2014 non sono stato in questo consiglio comunale, poi sa, Cincinnato, tornato, ho fatto questa parentesi. Detto questo, prima si è parlato di mutande, io mutatis mutandis, che non vuol dire cambiate le mutande, volevo tornare a Saracino, che è davvero incredibile. Si saprà se si farà il campo da rugby. Allora, questa è una scelta politica. Abbiamo preso, spero che passi in consiglio comunale, l'area, quello che potremo fare in questo spizzico lo faremo, se ci saremo la prossima volta sicuramente lo faremo, se fa qualcun altro si vedrà. È davvero Alice nel Paese delle Meraviglie, Saracino, che sembra, non lo so, non si sa se si fa. Le assicuro una cosa, sicuramente da adesso al 26 di maggio, sicuramente si assicura non siamo Speedy Gonzales, siamo bravi. Ma sì, ma no Speedy Gonzales, anche perché i tempi tecnici, non si preoccupi, lei, sto rispondendo a quello che ha detto lei, ma siccome da lei non è mai venuta una soluzione, ma solo punti di domanda, e ci sta, perché c'è chi si assume le responsabilità e chi fa i punti di domanda e pontifica. Questo è il dato politico della questione. E fra l'altro è anche interessante come chi fa punti di domanda, per una stranezza della storia, poi si trova agganciato, come si può dire, quasi le convergenze parallele con chi dovrebbe essere agli antipodi. Ma sapete, ormai ho i capelli bianchi, qualcuno mi ha detto ragazzo e lo ringrazio, non sono un ragazzo, l'animo c'è, è sempre quello, probabilmente sono un illuso sotto quel punto di vista, non sono un ragazzo, dicevo, il cuore c'è, che è sempre quello. E le assicuro, lo dico a Fasan, che ha già governato, non è semplice. Tutto sembra semplice. Ed è davvero, come si può dire, paradossale che nel gioco delle parti prima si scaglia contro l'ex minoranza e poi dice farò la stessa cosa che ha fatto la minoranza. Allora non capisco più niente. Se sbagliava non si fa. Se invece lo fate, vuol dire che faceva benissimo. Delle due una, sapete, anche qui la logica è logica. Dopo ripeto, viviamo nell'epoca dell'etereo, viviamo nell'epoca del bianco e nero è uguale, oppure è tutto grigio,
Per me il bianco è sempre bianco, il nero è sempre nero. A dire la verità, nelle zone grigie non ci sono mai stato. Poco furbo, ha ragione. Se qualcuno mi dice che sono stato poco furbo è vero, perché purtroppo, le zone grigie sono quelle che fanno il successo, purtroppo. Non dovrebbe essere così, davvero. Noi dovremmo dire bianco a bianco e nero al nero. E su questo mi dispiace. Questa sera fa parte del gioco, per carità, lo so benissimo, ma le minoranze non hanno fatto uno scatto. Un minuto. Sì, lo do per un minuto. E dicendo che mattoncino dopo mattoncino qualche soluzione l'abbiamo data. Sicuramente non è lontano da me, ma credo anche ai miei colleghi lo spirito trionfalistico che sta invece in tante altre parti. Portiamo a casa un risultato, è un risultato che credo che gli sportivi vittoriesi volessero, può essere non l'ottimo, ma piuttosto che il niente, è meglio qualcosa che è a un gradino inferiore all'ottimo. Grazie. Grazie. Consigliere Saracino. No, volevo fare una mozione per motivi personali, ma farò con la dichiarazione di voto. Grazie. Consigliere Domini. Sì, buonasera, grazie Presidente. Sì, io volevo fare un attimo, forse portare un pizzico di realismo. Parliamo di aggregazioni commerciali come Conegliano. Sì, sarebbe bellissimo se tutti i nostri concittadini facessero qualsiasi genere di spesa all'interno dei negozi artigianali o dei piccoli negozi presenti sul territorio del nostro comune. Io credo purtroppo che non sia così e credo che non cambierebbe la situazione anche se questo progetto andasse avanti. Anzi, al contrario, io credo che, come il consigliere Dus ha giustamente esposto prima, che potenziare la capacità attrattiva del nostro territorio, portando avanti delle strutture e degli eventi di carattere sportivo sempre più complessi, sempre più strutturati, capaci di portare nella nostra città anche persone da fuori, possono essere proprio quello strumento necessario per il rilancio delle piccole attività commerciali. Sentivo prima dire ci mancherebbe altro. Beh, insomma, qualsiasi risultato, mi sento di dire, sarebbe comunque migliore dei buchi neri che hanno lasciato le precedenti amministrazioni. Come se non bastasse, però, voglio dire, questo che abbiamo in mano e che ci troviamo a votare stasera non è un risultato qualsiasi. Va ben oltre quelle che erano le aspettative iniziali di quando abbiamo cominciato a parlare di questa idea. E non è solo, il valore aggiunto non è solo nel delta di quasi circa 30.000 euro a favore del Comune di Vittorio Veneto, ma va anche ben oltre il mero risultato economico. Si diceva prima della farmacia. Sì, oddio, non sono un tecnico, non ho in mano una valutazione costi-benefici, però così, nella mia piccola esperienza personale, mi viene da dire che i parcheggi dell'attuale farmacia comunale di Costa non sono sicuri. La manovra in uscita da quella farmacia non è sicura. Lo spazio è piccolo, non ci sono parcheggi, ce ne sono molto pochi. E la dimensione degli spazi non è in linea con quelle che sono le necessità, senza contare appunto il costo a cui faceva prima riferimento il consigliere Carnelos. Si diceva prima i soldi della Vittorio Veneto Servizi come se fossero qualcosa di diverso da soldi pubblici. Non è così, sono comunque soldi del nostro territorio, dei nostri concittadini, e non possono essere sprecati se c'è la possibilità non solo di risparmiarli, ma di potenziare le capacità di un servizio essenziale come quello della farmacia di Costa. Concludo facendo riferimento alle stucchevoli minacce del consigliere Fasan. Se ci facessero davvero paura, non saremmo seduti qui stasera, e invece ci siamo tutti.
Grazie. Grazie. Consigliere Domini. Allora, consigliere Criscuoli, a lei la parola. Sì, no, volevo dire rispetto all'acquisto del campo di rugby, che è vero che è stato messo nelle alienazioni, ma è anche vero che il Comune aveva fatto un mutuo per sistemare la pista d'atletica. I soldi sono stati anticipati dal Comune, quindi adesso stiamo aspettando, non so se sia arrivata la risposta dal CONI, giusto? Per poter dirottare quei soldi, che sono 500.000, per fare il campo da rugby. Quindi lì non è una cosa così campata per aria, insomma, ecco. 500.000. Beh, sono un inizio. Vabbè, è meglio avere 500.000 o è meglio avere solo il campo da rugby si fa se si vendono delle proprietà? Secondo me è meglio avere le 500.000. Ma scusate, io non è che voglio intervenire, ma è ovvio che ci dovrà essere un progetto. Vabbè. Allora, vedo che sono finiti gli interventi del secondo giro, quindi do la parola al Sindaco Tonon. Sì, grazie Prego. ancora Presidente. Allora, forse il consigliere Seracino non si ricorda che i 500.000 erano già previsti nel piano delle opere pubbliche, i 500.000 per il campo da rugby. Lei ha detto non si sa cosa costa. Sono stati messi nell'elenco delle opere pubbliche, quindi queste sono le previsioni, compreso l'acquisto. In questo caso l'acquisto del terreno non lo faremo più perché casualmente ci arriva gratis. Allora se poi, per commentare quello che ha detto il consigliere Fasan, lei considera marginale avere in una zona centrale già dedicata nell'ambito ad attività sportive, se considera, ripeto, marginale avere 8.000 rotti metri che valgono a spanne 130.000 euro, a spanne, vabbè, può rimanere della sua opinione, io sicuramente non la penso come lei in questo senso, posto che il valore in realtà, a mio modestissimo parere, è di gran lunga maggiore, perché dove trova questa superficie nella zona centrale, punto di domanda? In una zona ovviamente già deputata ad attività sportive. Poi sento molte preoccupazioni sulle spese anche correttamente anche dello spostamento del pozzo, a parte che potrebbe comunque servire quello anche per il campo. Però mi pare che purtroppo queste preoccupazioni vengono da quelli che prima hanno detto ma il Comune doveva esercitare il diritto di prelazione, cioè comprare tutto, non avendo neanche la possibilità fra l'altro, ma non importa. Sottolineo poi quello che ha detto il consigliere Domini, sì, i calcoli sono stati fatti per lo spostamento, ma mi pare francamente sotto gli occhi di tutti che andare dal posto dove si trova adesso la farmacia con un parcheggio angusto e difficoltà a volte di uscita, ad andare in un posto in cui ci sono altre attività, ci sono parcheggi, la dimensione della farmacia è di gran lunga maggiore e migliore rispetto a quella che c'è adesso, con una visibilità enormemente diversa, francamente mi pare non serva molto per capire che il vantaggio c'è. E poi, giusto per chiarire, il passaggio diretto dalla proprietà attuale alla Vittorio Veneto Servizi dell'immobile destinato alla farmacia non è casuale. Avrebbe potuto tranquillamente, senza dare il contributo di 67.000 euro, la proprietà attuale, passare l'immobile al Comune, il quale avrebbe dovuto a sua volta fare un ulteriore passaggio di proprietà. Allora abbiamo ritenuto più conveniente, anzi più efficace ed efficiente, soprattutto, anche per il Comune e non solo, fare questo passaggio diretto dalla proprietà attuale alla Vittorio Veneto Servizi, per cui le cose sono state fatte pensando ovviamente. Ribadisco, aggiungo solo a quello che ha detto il consigliere Dus, che aggiungo a quello che ha detto lui la sistemazione di 2 palestre, via Pontavai e via Carducci, aggiungo il progetto già passato in giunta nell'elenco opere pubbliche di adeguamento sismico e di miglioramento energetico della piscina. Queste, assieme a quelle che sono già state dette prima, sono tutte scelte
politiche e ne siamo ben contenti di averle fatte. Grazie. Assessore Costa. Sì, grazie. Solamente due riflessioni. Già il sindaco adesso ha parlato del discorso della impossibilità di esercitare il diritto di prelazione che costantemente viene fuori. Io mi permetto proprio di rileggere, sperando che l'argomento non venga più trattato, che la norma del 2011, decreto legge 98 del 2011, articolo 12, dice agli enti pubblici non è consentita l'acquisizione di patrimoni immobiliare se non per indispensabili finalità istituzionali non dilazionabili. Quindi è ben difficile dimostrare che il campo da rugby è una finalità istituzionale, che la farmacia è una finalità istituzionale. Beh, ci sono tanti comuni che non hanno né campo da rugby né farmacia. Quindi io penso che dalla rilettura di questo articolo sia da metterci una pietra sopra. E questa? Sì, ovviamente questo per quanto riferito a quello che ci interessava, ma anche per tutto il resto dell'immobile, ovviamente. Quindi questa è implicitamente anche una risposta a quello che diceva il consigliere Sant'Antonio, che diceva che questa delibera ha una parte bella, simpatica, diciamo positiva, dove parla di campo da rugby e farmacia, meno bella dove parla di deroghe, questo ho colto, no? Ma altrimenti per venire in possesso di questi beni, farmacia e campo da rugby, bisognava necessariamente venire a trattare con qualcuno e non potevamo agire in prima persona. Questa ovviamente è una norma del 2011. L'altra cosa, e qua io spero, mi rivolgo al consigliere Fasan, io spero che finisca, anche perché senz'altro finirà, perché ormai la mia presenza è alla fine, finisca questo continuo riferimento al ci troveremo in tribunale o voi avete fatto, questa sera ho sentito che sono 19 gli esposti al Procura della Repubblica, alla Regione, al Corte dei Conti, chi è il mediatore regionale lì? Il difensore civico regionale. Ecco, perché ogni volta, prima erano 13, 16, stasera sono 19. Spero, per fortuna finirà la mia presenza qua, perché se dovesse continuare, disgraziatamente, cosa che non ci capiterà, no? Diventeranno 28, 35, ecco, per cui, però, tombola, bene. Allora, io mi permetto, signor consigliere Fasan, mi permetto solamente di fare 3 riflessioni veloci e gliele giro come domande. Lei, di fronte a un'amministrazione che dice ai revisori dei conti date le dimissioni e dopo 29 giorni ritornano seduti sulla stessa sedia, dopo 29 giorni di nuovo incaricati, nominati dall'amministrazione, questo fatto apposta per evitare l'applicazione del sorteggio che sarebbe entrato in vigore dopo 2 mesi. Sarebbe stato zitto e tranquillo? Primo, sarebbe stato zitto di fronte a questo comportamento. Poi di quei 16, 19, 23 o 38 ricordo che tanti sono stati firmati dal sottoscritto, dagli amici quelli del PD, ma anche da tutte le minoranze. Tantissimi sono stati firmati, erano collettivi. Secondo, lei di fronte a un comportamento di un'amministrazione che decide di camuffare una vendita della Mafil attraverso un contratto di affitto per X anni con maxi rata finale di riscatto, no? E dopo 6 mesi, quando la cosa emerge, c'è una delibera che revoca quella delibera presunta che è stata assunta per mero errore materiale, perché l'avvocato della controparte ha detto, vero amministrazione, cerca di rispettare queste norme. Lei sarebbe stato zitto di fronte a questo comportamento, all'amministrazione che senza lo straccio di una gara cede a una società, dà in affitto e poi maxi rata finale vende un immobile e dice no, quella non era una delibera perché diceva
perché ci siamo dimenticati l'alienazione degli immobili di competenza del Consiglio e non della Giunta. 2. Terzo, che anche questa che mi sono segnato così, Palazzo Vascellari l'avete venduto in via Cavour, l'avete venduto per 300.000 euro all'ULSS, con varie motivazioni e lasciamo perdere. La cosa che più stupisce è che la valutazione non è stata fatta, come dice la norma, dal proprietario o da un ufficio esterno, ma è stata fatta dall'acquirente. Cioè, non so, provi lei domani ad andare in qualsiasi concessionaria, c'è una bella macchina e dice guarda io la valuto 10, quando magari il valore è 30 o non lo so quale. Ecco, di fronte a questi comportamenti lei sarebbe stato zitto? Ecco, e questi sono i 3 che mi sono segnato qua velocemente. Grazie. Grazie. Dichiarazioni di voto? No, l'assessore De Nardi ha ragione, chiedo scusa, mi aveva chiesto la parola. Grazie Presidente. Volevo confermare al consigliere Carnelaus che il mio riferimento era semplicemente perché il consigliere, oltre a essere un avvocato, è anche notoriamente un attento conoscitore delle vicende cittadine, per cui anch'io nel 2009 non ero consigliere comunale, ero ben lungi da diventare assessore, molti anni dopo, e facevo semplicemente l'umile praticante di un noto studio legale al quale va la mia totale e eterna riconoscenza per avermi dato la possibilità di conoscere da altri punti di vista tante vicende di questa città. Al consigliere Fasan, che invece nel 2009, quando venne approvata la delibera di cui parlavo, era consigliere comunale e che quindi dovrebbe conoscere benissimo, gli ricordo che la sua battutina sul fatto che... Prego? No, vai avanti. Dal 2009, 10 anni. 2009. Ricordo che la sua battutina sul fatto che cosa vendessero o non vendessero nei locali che ha fatto alla consigliere Criscuoli, era impossibile fare il controllo su cosa vendessero o non vendessero, se era funzionale e o accessorio alle attività, perché non avendo voi, perché la delibera l'ha approvata lei, fissato alcun criterio che individuasse la funzionalità o l'accessorietà, era impossibile controllare se era funzionale o accessorio. E quindi non è che i consiglieri di minoranza o i cittadini vittoriesi che dovevano andare a fare i controlli, eravate voi che dovevate fissare i criteri prima, quando avete fatto la delibera. E le ricordo un'altra cosa, e lo ricordo anche al consigliere Botteon che forse non la sa, c'è un articolo di quella convenzione che è pressoché dimenticato da tutti, che è l'articolo 15, approvato sempre con la stessa delibera, che prevede la decadenza di diritto di ogni vincolo per le destinazioni d'uso in caso di nuova legge più favorevole. Io non sono un esperto nel settore del diritto commerciale di questo tipo e di diritto urbanistico di questo tipo, però ho il vago sospetto che qualche anno dopo ci siano state delle modifiche legislative che hanno fatto sì che tutti i vincoli che c'erano siano spariti di fatto, per cui probabilmente quell'accessorio funzionale, anche ci fosse stato un vago significato attribuibile, non esiste proprio più, perché quell'articolo, il 15, prevede la decadenza di diritto di ogni vincolo, se più favorevole alla società controparte del comune. Quindi ogni vincolo, se c'è stata effettivamente l'approvazione di una normativa come mi pare più favorevole, non esiste più. Andatevi a leggere l'articolo 15 e trovatevi un buon collega, perché io qua faccio l'assessore e non l'avvocato, che vada a verificare se questa cosa si è verificata effettivamente oppure no, prima di ogni affermazione sul 23%. Grazie Assessore. Dichiarazioni di voto, consigliere Fasan. Anche per essere stato chiamato in causa. Allora, Assessore Costa, mi permetta una battuta. Vista l'età, lei si ricorda più
delle cose che abbiamo fatto noi di quelle che avete fatto voi. Non so, parliamo di Piazza Meschio, di cosa vogliamo parlare? Vabbè, allora lei dice, sono andato anche io tante volte, mi lasci parlare perché io l'ho lasciata gente come si Ricordo costuma... che siamo alle dichiarazioni di voto. Sì, ma se no hai il terzo ho 3 intervento. minuti, per favore, sì, però, e sono stato chiamato in Grazie. causa, va bene? Allora io dico, voi ne avete combinate di tutti i colori e noi, non so, con coscienza, perché il comune è di tutti, allora magari far commissariare il comune o fare qualcos'altro o magari far tirare fuori 60.000 euro a cranio ogni consigliere, non credo che sia una cosa giusta, prima cosa. Seconda cosa, l'avvocato Denardi valuterò bene quello che lei ha detto, perché mi sembrano cose così accampate in aria. Certo che valuterò a questo punto che accampate in aria, non so, guarda, lei dice delle cose che non conosco, tanto la sua professione è avvocato, io umile consigliere comunale, non tanto bravo, anche se non tanto mammoletta come dice però del ragazzo con la maglietta rossa. Ecco, allora valuterò se veramente questa volta andare alla Procura della Repubblica e poi ci troveremo da qualche parte, che non sarà il bar. Comunque, come dichiarazione di voto assolutamente contrario, mi vergogno addirittura a votare contrario. Facciamo così. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Saracino. Sì, sono stato citato da carne e osso, citerò una frase di Dante, non ragionando di loro ma guarda e passa. Non vado a raccogliere le provocazioni che vengono fatte sulla mia persona, non ha senso. La cosa che ha senso è che questa delibera così votata citerà che potrà anche essere destinato a campo da rugby. Questo è quello che conta, non le chiacchiere, non le parole, ma quello che c'è scritto. Dopodiché non è vero che sarà gratis, ma si dà uno spazio commerciale. Quindi voterò contro a questa cosa che minimamente non condivido. Grazie. Grazie, consigliere Saracino. Consigliere Botteon. Voto contrario ed è uno dei voti più contrari per il quale mi sono espresso in questo Consiglio Comunale, perché voi ritenete marginale, perché non ho mai sentito qualcuno obiettare qualcosa, la media struttura di vendite. È marginale, è una cosa così, cosa vuoi che sia. E invece è lì che si snatura la città, permettendo al Victoria di avere uno spazio, un negozione di 1500 metri quadri. Si parla della farmacia, sono favorevole a mettere lì la farmacia. Si parla del campo rugby, sono favorevolissimo. Però bisogna dare questo, non è vero. Questo non è assolutamente vero. Non se n'era parlato lo scorso Consiglio Comunale. È chiaro che bisogna controbilanciare, ma non è l'unica opzione. Questa è una cavolata. Le farmacie non devono fare utile, perché pagano le tasse sull'utile, l'abbiamo già detto, ridetto, però poi siamo felici che viva, paghiamo le tasse. Le farmacie possono benissimo pagare qualcosa in più, ma impediamo questa cosa. Impediamo questi mega negozi in centro, queste mega strutture che snaturano la città. E su questo non ho sentito uno straccio di risposta. E purtroppo, e termino, qui si delinea una continuità con la Lega Nord, la Lega Nord che permette l'emisfero, ed ecco che arriva la giunta Tonon che prima cerca di fare un supermercato vicino al Cadoro, poi costruisce una rotonda per un supermercato nuovo là da Milanese, adesso fa una media struttura di vendita al Victoria, continuità con la Lega Nord, e contro questa continuità io mi batto con tutte le mie forze. Consigliere Sant'Antonio. Sì, come ho già detto prima, il mio voto sarà contrario perché non vado a mettere insieme in una delibera delle cose buone, come le farmacie e il campo da rugby, con delle cose meno buone e che non ritengo assolutamente necessarie per Vittorio Veneto,
vorrei sentire a questo proposito anche cosa ne pensano i rappresentanti dei commercianti che fanno parte della maggioranza, se sono cose corrette o meno dare spazio a questi. Scusate, ognuno si prende le proprie responsabilità e quindi, Certo. e quindi se si è rappresentanti di categoria ci si prende le proprie responsabilità. Quindi io voterò contro. Grazie. Consigliere Fiorin. Va bene, allora, come rappresentante di categoria, Un po' più vicino al microfono, grazie. ogni volta in questo Consiglio Comunale si mette il lavoro dei consiglieri come ricatto o come propaganda elettorale. Io non l'ho mai fatto nei confronti di nessuno. Come rappresentanti di categoria, comunque, abbiamo visto anche un articolo di un rappresentante di categoria maggiore di me, che è il presidente dell'Ascom, che non ha protestato proprio per niente. Quindi, scusi signor Sant'Antonio, mi sembra che lei non si comporta onestamente usando il mio lavoro, primo. Secondo, vorrei ricordare a Botteon che nell'altro consiglio comunale che io mi sono astenuta c'erano già le premesse per quello che succedeva. Quindi è inutile che lei cada dal pero. Come no? Come no? C'era già l'ampliamento, l'ho capito io. Scusi, sì, che di solito non capisco mai niente. No, là c'era noi abbiamo votato l'indirizzo. Lato di indirizzo a questa cosa. Ma no. E poi, scusate, chi vota no, vota contro un campo da rugby, una farmacia, sì, è vero. Allora io consigliere Fiorin continui, consigliere Botteon non interrompa la consigliere Fiorin, grazie. No, io da commerciante posso dire che lo voto, sì, questa è una risposta a un'accusa per piacere e penso che da commerciante posso anche difendermi, va bene? Scusa, zitto. E dopo volevo dire un'altra cosa, che io posso dire che voto un po' a malincuore dal lato commerciale, però non mi ritengo di votare contro a una struttura del genere e a una farmacia. E la mia dichiarazione di voto, posso dire di nuovo, un po' a malincuore, ma non mi sento di fare come qualcuno che vota no. Votare no vuol dire non volere. Stop e chiuso. Arrivederci. Grazie. No. Grazie. Consigliere Fiorin. Consigliere Dus, a lei la parola. Sì. Cerchiamo di rispettare i termini, grazie. Grazie. Su questo punto all'ordine del giorno credo che si sia dibattuto molto, con franchezza, e credo che finalmente si sia però arrivati ad una conclusione che risponde, ripeto, a delle esigenze che sono della nostra città. L'esigenza di assegnare un nuovo edificio dignitoso alla farmacia di Costa, l'esigenza di dare degli spazi a chi pratica il rugby, l'esigenza anche di trovare nuovi spazi per gli spogliatoi di chi pratica l'atletica, insomma una serie di esigenze che questa città ha sicuramente bisogno. Ringrazio infinitamente la consigliera Fiorin per la sensibilità con cui ha affrontato questo tema e anche per il fatto che ha portato una grinta che le si deve riconoscere, una grinta femminile che fa piacere sentire all'interno di questo Consiglio Comunale. Quindi veramente bene, sono molto contento, lo dico in maniera molto semplice perché abbiamo raggiunto un risultato sul quale abbiamo lavorato come gruppo di maggioranza serenamente, confrontandoci, con tutti i limiti anche e i mal di pancia legati a questo ampliamento dell'area commerciale che però credo che dia una risposta concreta, ripeto, ai cittadini. Grazie. Grazie.
Metto in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, Complesso Vittoria. Richiesta permesso di costruire in deroga, parere e determinazione in merito al contributo straordinario. Favorevoli? Contrari? 9 favorevoli, 5 contrari. Controlliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Quindi nessun astenuto, medesimo risultato. 9 favorevoli, 5 contrari. Grazie. Punto numero 6 all'ordine del giorno, attività ricettiva Colonie Resort, SUAP in deroga ai sensi dell'articolo 3 della legge 55, parere e determinazioni in merito al contributo straordinario. Signor Sindaco, a lei la parola per Grazie illustrare il Presidente. punto. Ecco, grazie architetto, così intanto vediamo anche qualche immagine. Siamo a Formeniga. Nel 2017 la ditta Progeco apre un'attività ricettiva tramite la legge regionale 33-2006, inquadrandola nella fattispecie della Country House, che chiama Colonia Resort, costituita da 6 camere, un ristorante e una piccola area wellness. La sistemazione esterna propone una terrazza con piscina. Il complesso è stato realizzato attraverso la ristrutturazione di un immobile rustico. Oggi questo tipo di attività è inquadrato in un'altra tipologia che è l'alloggio turistico e può avere fino a 6 camere. La collocazione, come abbiamo detto, è a Formeniga in un ambito collinare che si apre verso aree agricole e vigneti. A 2 anni dall'avviamento dell'attività la struttura ha incontrato un grande favore di pubblico, soprattutto straniero. Per poter soddisfare la domanda di una clientela selezionata, è stata valutata la necessità di un ampliamento dei servizi anche per garantire un equilibrio economico. La ditta Progeco ha presentato quindi tramite il SUAP un progetto di ampliamento della ricettività. Dal punto di vista urbanistico l'area è classificata in ZTO di tipo agricolo e 1BC1, zone boschive di medio pregio floristico e fitocenosi variante. Ricadendo questa attività produttiva in zona agricola, l'ampliamento dell'impianto può essere attuato attraverso lo strumento della deroga o variante allo strumento urbanistico vigente. L'istanza presentata prevede un parziale cambiamento di destinazione d'uso e un ampliamento dell'attività mediante realizzazione di nuovi volumi e superfici e quindi si è reso necessario il ricorso alla procedura dello sportello unico per le attività produttive. Con la presente istanza di SUAP, la ditta Progeco intende ampliare un volume seminterrato per aumentare l'attività di servizio con particolare riferimento al centro benessere, quello che vedete sulla sinistra. Modificare la destinazione d'uso da attività ricettiva a residenza di un corpo di fabbrica su 2 livelli, che invece è quello a destra, esatto. Grazie. I valori di ampliamento realizzati mascherando i volumi sotto il profilo collinare sono di circa 600 metri quadri corrispondenti a 1774 metri cubi. Tali valori rimangono sotto i limiti dimensionali dell'80% rispetto all'esistente e sono inferiori ai 1500 metri quadri, limite per cui l'intervento può inquadrarsi nella deroga al PRG ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 55-2012. Il progetto presentato in ottobre ha avuto il suo iter e gli ultimi elaborati sono stati consegnati in data 1 aprile. Dal punto di vista dei pareri è stata già rilasciata l'autorizzazione paesaggistica a seguito del parere favorevole della soprintendenza. Essendo un intervento in deroga al PRG, la legge edilizia, il DPR 380-2001, prevede un contributo straordinario che viene calcolato sulla base di linee guida approvate nel 2016, marzo 2016, se non ricordo male, da questo Consiglio Comunale. L'ammontare del contributo è pari a euro 48.594. La ditta propone in un atto allegato agli elaborati del progetto di versare la quota al ritiro del permesso di costruire. Il Consiglio Comunale è quindi chiamato ad esprimersi con un parere in merito alla deroga e quindi con un parere in merito alla modalità di versamento del contributo straordinario. Grazie. Grazie, signor Sindaco. E quindi apro il dibattito. Consigliere Botteon, a lei la parola. Grazie, semplice domanda. Il progetto sicuramente sembra molto carino, almeno a vedersi dalle immagini.
Speriamo che effettivamente si concretizzi come lo stiamo vedendo. Resta un fatto, ovvero stiamo andando a costruire nuovi volumi in zona agricola, giusto? Vorrei solo questa conferma, mi sembra abbastanza. Grazie. Consigliere Fasan, prego. Beh, se abbiamo fatto il Palafender, questa qui è un'opera d'arte, chiedo scusa, però mi sarebbe piaciuto che questo progetto fosse uscito non da una deroga, ma dal PAT, di modo che tutti quelli che in futuro vorranno fare una cosa simile e che va a valorizzare anche il territorio e le attività, hanno un punto di riferimento che può essere il PAT e non la deroga, perché mi sembra che la deroga sia uno strumento un po' ad personam. Ho quell'impressione lì, visto i tempi accelerati che si sono usati anche in questo caso. Si mi dice che da ottobre hanno cominciato, già dopo 3 mesi, di solito ci vogliono 8 anni, ma forse esagerato 8, facciamo 5 anni. Mi ricordo che lì vicino c'è l'Altea, che ci ha impiegato 5 anni per capire che, e sono dovuto intervenire io quella volta, per far capire che le tavole del portone dovevano essere messe in orizzontale invece che verticale, lasciamo perdere. Qui ho visto che abbiamo cambiato marcia, diciamo così, e in tempi brevi si fanno le cose. Mi sarebbe piaciuto che questo metodo sia applicato per tutti, che poi vedremo anche più avanti nei piccoli spazi che vanno venduti ai privati. C'è gente che aspetta da 30 anni, 40 anni una risposta. Ecco, bene, faccio una dichiarazione di voto, tanto qui non credo che ci sia molto da discutere. Mi sembra che la cosa sia degna di considerazione, voterò senz'altro a favore, però sempre con la preclusione che in futuro siano trattati tutti nella stessa maniera. Grazie. Grazie. Consigliere D'Arè. Sì, io sono favorevole a questa cosa, soprattutto perché se la sovrintendenza dà questi pareri favorevoli, è chiaro che adesso possiamo chiedere in qualsiasi parte del territorio il parere favorevole della sovrintendenza e non ce lo può negare. Manca chiaramente un piano urbanistico, non importa, si va in deroga, quindi il mio voto è favorevole, perché ripeto e sottolineo quello che ha detto il consigliere Fasan, sicuramente vedendo quest'opera d'arte e il confronto del Palafender non posso che votarlo a piene mani, a pieni voti, perché ripeto è strano però che adesso abbiamo capito che la sovrintendenza ha cambiato passo, prendiamo atto, siamo contenti. Grazie. Consigliere Carnelos. Volevo dire che anche il Comune ha cambiato passo. Prima diceva Fasan che c'è qualcosa che aspetta da 40 anni, il nostro intervallo di 15 non ha interrotto questi 40 anni intanto. Ma prendo la parola per dire che anch'io voterò a favore, però lasciatemi dire una cosa, perché stasera ho sentito una castroneria di quelle che fa rabbrividire qualsiasi sincero democratico. Cioè che un consigliere comunale è un rappresentante di categoria. Qui, stasera davvero, io voglio dirlo, non sono rappresentante di nessuna categoria, sono rappresentante dei cittadini e sono convinto che tutti i consiglieri comunali sono rappresentanti dei cittadini. Qui, e lo dico perché è una ferita, è un vulnus, perché è stato un attacco maschilista a una donna. Signori miei, una cosa di questo genere, questo Consiglio Comunale non l'ha mai visto. È forte, è facile essere forte coi deboli e deboli coi forti. Caro consigliere Sant'Antonio, questo non glielo lascio passare.
perché fra l'altro, siccome le immagini e i suoni sono un qualcosa di tangibile, io credo che già la voce della collega Fiorin abbia evidenziato la ferita e non passeranno, caro Sant'Antonio. In questo Consiglio mai! È vero che sono sempre state poche donne, quest'anno ne abbiamo noi, la metà, alle altre parti, boh, però quella cosa non doveva essere detta. Noi siamo rappresentanti dei cittadini, nessuno di noi è un lobbista. Se qualcuno vuole che sia così, non sono d'accordo e non siamo d'accordo. Grazie. Grazie, consigliere Carnellos. Ci sono altri interventi? Consigliere Saracino, a lei la parola. Sì, su questo discorso io ripeto che giustamente ci vorrebbe un regolamento, non andare sempre in deroga, quindi qua altra mancanza, il famoso PAT, vabbè ormai sappiamo questo. Scusate, ma... E il discorso di Carnellos, nessuno qua delle lobby, fino all'altro Consiglio Comunale però attaccava chi ha fatto il regolamento di polizia rurale perché faceva parte delle lobby, quindi lei fa discorsi solo al suo comodo e questo non è corretto. Il discorso di attacchi, non devo difendere nessuno, mi sembra che stiamo un po' esagerando qua stasera, alzando la voce in modo non corretto, quindi cerchiamo di andare avanti sugli argomenti e se dobbiamo fare atti populisti, vabbè, vado avanti. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Sant'Antonio. Sì, volevo dire che sono stufo di sentire Carnellos che fa le sue invettive. Per fortuna siamo alla fine della consigliatura, quindi sentirà anche il peso di questa consigliatura il consigliere Carnellos. Qua nessuno ha fatto delle accuse, si è solamente detto di sentire se un consigliere... Sì, perché non posso dirlo? No, non posso dirlo? No, va bene. Sì. Lo sa lei. Sì, va bene, e io lo dico lo stesso. Ok? Boh. No, non può, consigliere, Ecco. non può, le do la parola. Siccome siamo stufi di sentire le sue invettive, e io personalmente, ecco, allora glielo dico tranquillamente, visto che siamo alla fine. Siamo stufi. Ecco. Detto questo, io personalmente volevo sapere il parere di una collega che in questo caso è donna, ma comunque fa parte, volevo sentire il parere se era d'accordo solamente con questi centri commerciali, visto che ha un certo tipo di attività. Basta, si è espressa e non ha bisogno di essere difesa da lei, soprattutto. Ecco. Ok, grazie. Consigliere, lei ha terminato l'intervento, grazie. Beh sì, anche. Va bene. No, calma. C'è qualche altro consigliere che si prenota? Il consigliere Darè, prego. Io sono appena arrivato, magari soprattutto da un altro. Allora scusate, da altri non ho controllato. È il secondo intervento, consideriamo. Sì, appunto. Dichiarazione di lei, le do la parola per la dichiarazione di voto. L'ha già fatta prima, quindi ok, bene. Ok, la ribadisco. Perfetto. Ecco, scusatemi, però io devo dire una cosa, ma faccio un intervento da consigliere, ma cioè chi parla del PAT si vede che non mastica proprio urbanistica. Il PAT in questo caso non avrebbe potuto dire nulla. Il PAT è il piano di assetto del territorio, il PAT converge nel piano degli interventi, che è un piccolo piano regolatore puntuale. Quindi chi parla del PAT vuol dire che non ha la più pallida idea di quello che sta dicendo, ma può dare indicazioni sull'assetto generale del territorio, ma non senza polemica, ma non in un caso di questo tipo. Bene, allora metto in votazione il punto.
Allora, no, giri ne aveva fatto un unico. No. È stato fatto un giro, No. adesso deve No, perché ha detto che faceva... Sì, esatto. Allora, sì, la dichiarazione di voto era favorevole. Io a rigore di regolamento potrei dare la parola. Se qualcuno si prenota do la parola, se no metto in votazione. E mi sembra abbastanza chiaro l'orientamento del Consiglio. No, vedo che non ci sono prenotazioni, quindi metto in votazione, consiglieri. Dichiarazioni di voto formali. Consigliere Botteon. Grazie, allora io mi astengo perché sono arrivato in commissione consigliare che si stava affrontando questo punto, ho sentito il finale, vederlo è molto bello, però non so cosa in più viene rispetto a quello che vediamo, questa è un'immagine ovviamente, quindi non ho potuto analizzare sicuramente il progetto, non sono riuscito, non ho avuto il tempo per analizzarlo in maniera completa. Devo dire che probabilmente sarei favorevole una volta analizzato, una volta visto da cima a fondo. Certo che comunque andiamo a costruire su zona agricola ed in deroga e quindi ho sempre un po' di riluttanza e quindi a maggior ragione perché non conosco il progetto, quindi mi asterrò. Grazie. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì, qua mi sembra di aver capito dagli interventi che, e da quanto ho letto sulla delibera, che le velocità si sono moltiplicate per questo tipo di situazione, sia della soprintendenza e sia del comune, come ha detto il consigliere Carnelos. Mi risulta che da quelle parti ci sia altra gente che sta aspettando con gli stessi diritti e quindi dovrebbe avere delle velocità almeno uguali rispetto a questa. Quindi considerate anche per i prossimi interventi la stessa velocità che avete avuto per questa attività. Quindi il mio voto sarà di astensione. Consigliere Dus. Sì, ma noi voteremo a favore questo intervento, anche per il valore, secondo me, che ha questo tipo di struttura che si è insediata in questa zona, tra virgolette, periferica della città, che è una zona bucolica che tutti conosciamo, ma nel senso che è una struttura di qualità che porterà, si spera, anche un turismo di qualità e che sia disposto a spendere nella nostra città. Quindi sì, siamo a favore di questo tipo di intervento e mi pare anche dal punto di vista architettonico sia, almeno per questo piccolo rendering che vediamo, anche piacevole. Consigliere Darè. Sì, il mio voto sarà favorevole perché effettivamente il mio è un voto a favore della sovrintendenza, perché vedo che ha cambiato passo, vedo che e quindi non è un voto tanto favorevole al complesso, ma proprio alla sovrintendenza che finalmente si è aperta a una visione diversa di qualche anno fa, che ben mi ricordo, in cui non andava bene niente e bisognava sempre andare come andare a Monteberico. Mi auguro che sia Quindi, proprio vero. Quindi sono contento, voto favorevolmente, ma molto molto contento. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, allora, anch'io mi faccio un augurio che quell'altra situazione che ha citato il consigliere Sant'Antonio venga trattata allo stesso modo. La cosa che manca in certi atti è l'oggettività. Io spero che questo atto, che è, da un certo punto di vista è migliorativo e porterà delle cose economiche, un impatto economico, però che sia lo stesso metodo di giudizio applicato a tutti quelli che chiederanno questi pareri o queste variazioni in deroga. Per questo mi asterrò, perché è in coerenza dell'attuazione di questo progetto. Grazie. Grazie. Consigliere. Bene, a questo punto metto in votazione il punto numero 6, attività ricettiva colonie e resort, SUAP in deroga, parere e determinazioni in merito al contributo straordinario. Siamo 14 presenti, favorevoli, contrari, astenuti.
3 astenuti, 11 favorevoli. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, quindi 3 astenuti e 11 favorevoli. Grazie consiglieri. Prima di passare ai punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, riferisco al Consiglio che in Commissione Capigruppo, riunione di Capigruppo, è stato deciso di trattare questi punti singolarmente. Ce ne saranno alcuni che andranno discussi, altri che andranno, immagino, approvati anche sul momento, ed è stato deciso di ritirare dall'ordine del giorno il punto numero 9. Quindi io metterei in votazione il ritiro del punto numero 9. La Commissione era d'accordo sostanzialmente, però lo facciamo al punto 9. Allora, cosa dice la dottoressa? Bon, allora, andiamo per ordine, punto 7, punto 8, punto 9, eccetera, eccetera. Punto 7? Sì, lo votiamo dopo. Punto 7, la parola all'assessore Turchetto. Sì, è vero, è vero. Sì. È vero. Posso? Allora, buonasera a tutti. Sono una serie di punti che riguardano simili nelle modalità, diciamo, l'uno all'altro, e riguardano l'alienazione, la possibilità, insomma, di alienare piccoli appezzamenti di proprietà comunale che non sono ovviamente più funzionali all'ente, sono aree di frangia o relitti stradali. Di questo si tratta in questi punti, ultimi punti all'ordine del giorno. Insomma. Il primo riguarda, quindi sono tutti simili, come dicevo, il primo riguarda un'area che si trova, un tratto stradale che si trova in via Cal dei Romani, quindi in zona Borgo Larigo, che ha una lunghezza di 45 metri per una superficie di circa 120 metri quadri. Allo stato attuale l'area richiesta risulta essere una strada vicinale aperta, non recintata, destinata a passaggio veicolare e pedonale consolidato ed in parte pavimentata. C'è un parere della unità strade che prevede, diciamo, di mantenere l'accesso ai manufatti di regolazione delle acque, e pertanto la proposta o la possibilità, diciamo, è che si possa alienare quest'area, possa essere ceduta solamente a condizione che venga costituita una servitù di passaggio ad uso pubblico. L'importo complessivo di vendita stimato somma a 2.400 euro, oltre alle spese per le spese tecnico-amministrative, diciamo, che sono a carico dell'acquirente. Grazie. Grazie Assessore. Bene, consigliere Botteon. Sì, grazie. Su questo punto quindi chiedo chiarimenti, se ho capito bene. Quindi c'era il parere contrario dell'Ufficio Strade che chiedeva la servitù di passaggio per uso pubblico, è stata recepita questa richiesta, e quindi col dimezzamento del 50%, giusto? E quindi la proposta tiene conto di questa richiesta. Perfetto, grazie mille. Grazie. Quindi io metterei in votazione il punto numero 7. Siamo sempre 14 presenti, sì, quindi metto in votazione. Favorevoli? Fermi tutti. Ah, c'è Domini. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto? Un astenuto, 13 favorevoli. Immediata eseguibilità, favorevoli?
Contrari? Astenuti? Quindi un astenuto, stesso risultato. Quindi 13 e un astenuto. E sempre Assessore Turchetto, punto numero 8, missioni consolata, alienazione di beni, proprietà comunale, Istituto Missionari Consolata. Prego. Sì, grazie. Allora, anche in questo caso si tratta di un'area di 581 metri quadri che si trova all'interno del complesso appunto immobiliare della Consolata. E, da anni, diciamo, appunto, è stata costruita la recinzione, diciamo così, però si tratta di un'area di proprietà comunale, per cui è stata chiesta da parte appunto della proprietà della Consolata l'acquisizione. Quindi è comunque possibile l'alienazione dell'area richiesta, che costituisce di fatto già un ambito di pertinenza dell'immobile appunto della Consolata che si trova in Viale Rizzera. In questo caso la stima porta ad un valore di 7.782 euro, oltre ai 500 euro che dicevo prima per le spese tecnico-amministrative a carico dell'acquirente, una stima che tiene conto anche di tutti gli oneri che la Consolata che l'Istituto si è fatto carico in questi anni, diciamo, per la manutenzione dell'area. Grazie. Grazie, Assessore Turchetto. Consigliere Fasan, prego. Questo punto è stato motivo di discussione in commissione consigliare e avevo fatto una domanda alla responsabile se questi 500 metri fanno volumetria, perché vedo con piacere, diciamo così, perché io sono sempre della parte più debole, che la porzione di terra è venduta a circa 12 euro al metro quadro. Però se dovessero fare, adesso non so com'è sul piano regolatore o se c'è qualcosa che osta questa volumetria, se 581 metri che indice di edificabilità c'hanno e se è 12 euro è un prezzo equo. Solo questa domanda. Grazie consigliere. Poi vedo il consigliere Saracino. Sì, volevo capire, quindi è stato, diciamo, in qualche modo scalato i 50 anni di manutenzione dell'area? Non ho capito quel passaggio lì che ha spiegato l'assessore Turchetto. Se me lo può spiegare un po' meglio, da questo prezzo, grazie. Poi vedo il consigliere Botteon. Sì, stessa domanda, perché anch'io ci ho ripensato dopo la commissione di oggi, quindi quei 50 anni, vorrei sapere il riferimento normativo che permette di scalare 50 anni di manutenzioni. Qual è il riferimento normativo? Si può fare una cosa di questo tipo? Grazie. Consigliere Carneros. Si parla di 50 anni, l'usucapione è 20. Qui, vabbè, probabilmente per risolvere la situazione, perché in realtà la Consolata poteva fare l'usucapione pagando 0, se hai 50 anni di possesso. E come no? Non è un bene demaniale, no, non è demaniale. Non è demaniale. Vabbè. Domanda? È un lascito il comune per la stessa ragione. Quindi loro ci danno un lascito di 12 euro per 500 metri. Non si capisce, non è chiaro il suo intervento, cioè? Però, consigliere... Potrebbe esercitare, quindi...
terreno perché sia usucapito. Allora, siccome se è proprietà comunale, non è l'usucapione. Va bene. Lo scatta l'usucapione. Comunque, diciamo che... Allora, consigliere D'Area, io conosco molto bene quella situazione perché giocavamo, ma non da 50 anni, da più di 50 anni. È sempre stato così, è il metodo tecnico più semplice per risolvere la questione. Credo che sia questo. Però è sempre stato recintato e l'hanno sempre curato i missionari del consolato. Vabbè. Hanno pagato anche un canone, qualcosa? No, assolutamente, non credo. Va bene. Due pesi, due misure. Allora ci sono delle risposte? Ci sono dei chiarimenti, Assessore? Prego. Intanto è una zona F quella, quindi non è una zona residenziale o di speculazione edilizia o altre cose di questo genere. È sempre stata un'area collettiva e io mi ricordo quando andavo alla Da Ponte, io ho fatto le medie alla Da Ponte, alcune sezioni erano alla Consolata, per cui è sempre stata una scuola, esatto, ecco, anche le elementari, che diciamo che era una scuola comunque con funzioni comunali, perché la Da Ponte era comunale, voglio dire, come immobile, lo è ancora, no? Ecco, per cui è sempre stata un'area d'uso collettivo che le cui manutenzioni sono state fatte in tutti quegli anni dall'istituto, non dal comune, quindi diciamo che in questo senso va anche un po' tenuto conto. Comunque, ripeto quello che io ho detto anche in commissione, è una regolarizzazione di una situazione di fatto sostanzialmente, ecco, perché si trova all'interno di un'area chiusa, recintata e comunque che ha sempre avuto un uso collettivo, ecco. Quando ce l'hanno chiesta? Si sono accorti loro, quindi. Lei se n'era accorto quando era sindaco? No, allora. Consigliere Fasan. Noi almeno ci siamo accorti, lei no, però questo è il problema. Sì, aspetta. Consigliere Fasan, lei si è prenotato o no? Prenotazione. Prego. Poi mi chiede la parola l'assessore Denardi per una precisazione. Allora, come ha ricordato bene il presidente Tocchetti e l'assessore Turchetto, quando si era giovani si andava a giocare a pallone, però le cose sono cambiate, non ci sono più religiosi dentro e da quanto ne so io è in vendita, il che sicuramente moltiplicherà il valore dell'area in caso di vendita. Allora facciamo così, non fare così che non occorre che mi preghi. Guarda, io parlo e tu ascolti e se vuoi rispondere rispondi, se no la cosa è che non è una cosa di poco conto quella superficie lì. Facciamo così, allora gliela diamo 12 euro con il vincolo che sia aperta ai giovani per giocare finché vogliono per sempre. Facciamo così? Bon. E che non sia magari in vendita il giorno dopo che la vendiamo. Grazie consigliere. Allora, io direi di dare la parola all'assessore Denardi per una precisazione doverosa, prego. Volevo semplicemente precisare, forse prima, tra l'altro qualcuno di noi ha parlato fuori microfono, per cui magari non si sente neanche. Cioè, non è sufficiente il possesso di un bene immobile perché si configuri l'usucapione. Cioè, ci sono anche i requisiti di animus, cioè va... Sì, era per chiarire. Prego. Consigliere Fasan, io capisco che lei ha una propensione straordinaria nel parlare ogni volta che parlo io, però oggi, anzi fino a un quarto d'ora fa era il mio compleanno, manco una volta, fammi una grazia, tasi. Barbara, sta un po' più lontana. Allora. Un po' più lontana. No, me li ha già fatti prima, gli ho anche già promesso che c'è la torta dopo, non vi preoccupate. Ok,
Ok, dai. Sì, beh, insomma. Dai, per cortesia, dai Barbara, vai. Per cui non è il possesso puro e semplice in sé che costituisce titolo per l'usucapione, ci vuole ben altro, per cui veramente non stavo parlando con lei, stavo parlando col consigliere D'Arè, visto che ne avevamo parlato prima. Barbara, vai avanti, se no non si segue. Ah, ok, bello, perfetto. Allora metto in votazione il punto numero 8. Dichiarazioni di voto se ce ne sono, come no? Grazie consigliere Botteon. Dichiarazione di voto, prego. Allora, ho fatto una precisa domanda: qual è il riferimento normativo che permette di scontare questi 50 anni di manutenzione? Secondo me non esiste e quindi non posso votare positivamente, anche perché si crea un precedente, credo. E io mi astengo, sarei tentato a votare negativamente, mi astengo perché non ho approfondimenti tecnico-giuridici necessari, però non credo che sia assolutamente legale questo tipo di operazione. Consigliere Saracino. Sì, condivido le osservazioni fatte da Botteon, in quanto questo discorso dello sconto dei 50 anni non mi convince e quindi io voterò proprio contro, perché non credo che sia, con le risposte date, votabile, in quanto potrebbe aprirsi un contenzioso con altri terreni simili, o soprattutto perché potrebbe esserci una futura magari trasformazione di questo edificio in qualcos'altro. Grazie. Grazie. Sì, era solo per ricordare. Dov'è, scusa? Ecco qua, articolo 55. In questi casi, nella votazione, c'è l'obbligo di astensione da parte dei consiglieri che hanno conflitto di interessi ai sensi di legge, nonché a quelle riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado. Era solo per ricordare questo fatto. Bene. Andiamo allora. No. Metto in votazione il punto numero 8, favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 12 favorevoli, un contrario, un astenuto. Immediata eseguibilità, favorevoli? Consiglieri Carnelosse e Criscuoli, favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi medesimo risultato, 12-1-1. Grazie consiglieri. Punto numero 9, come detto prima, in commissione è stato deciso di chiedere il ritiro, quindi siccome eravamo tutti d'accordo io metto in votazione senza discussione per il ritiro del punto numero 9. Favorevoli? No, abbiamo discusso prima per richieste, ditemi se sbaglio, richieste di chiarimenti in merito. Contrari? Astenuti? Favorevoli. Quindi unanimità, 14 su 14. Punto numero 10, Assessore Turchetto. Sì, ecco, qui si tratta di un'altra area, in località Borgo Vendran, è una porzione di 55 metri quadri di una strada di pertinenza, di una strada comunale, una porzione di strada comunale, che però allo stato attuale non prevede una continuità di proprietà pubblica. Perché diciamo tra i due lati di questa proprietà pubblica in mezzo c'è una proprietà privata e quindi non c'è continuità sostanzialmente. Ecco, anche in questo caso si ritiene però di mantenere, visto che viene utilizzata per il transito pedonale, di mantenere in questo caso una servitù di pubblico transito pedonale. E quindi in questo senso l'alienazione viene proposta con un deprezzamento del 20% proprio per questo diritto di passaggio che viene mantenuto, e quindi da 2.750 il prezzo di vendita scende a 2.200, oltre ai 500 euro che avevo già illustrato e che solitamente si chiedono all'acquirente. Grazie. Grazie.
Consiglieri, io metterei in votazione se siete d'accordo. Vedo che siete d'accordo. Ci sono dichiarazioni di voto? No, quindi metto in votazione il punto numero 10. Favorevoli? Unanimità. Nessun contrario. Immediata eseguibilità. Abbiamo votato anche prima. Favorevoli? Nessun contrario. 14 su 14. Punto numero 11. Assessore Turchetto. Ecco, in questo caso invece siamo in zona Soffratta, stazione di Soffratta. Si tratta di una porzione di circa 131 metri quadri di un'area verde che si colloca in adiacenza all'area scoperta di un fabbricato che è di proprietà appunto del richiedente. È un'area recintata e inglobata nell'area di pertinenza appunto del richiedente, sulla quale insiste una fognatura comunale con una tubatura del diametro di 120 cm per la raccolta delle acque meteoriche. Quindi anche in questo caso è prevista l'alienazione però con la servitù di fognatura e un vincolo di inedificabilità, perché ovviamente non possiamo costruire sopra un tratto di fognatura. Il prezzo di vendita è di 6.550 metri quadri, euro, scusa, e oltre i 500 euro di cui ho già detto l'utilità. Consigliere Carnelos, sì, prego. Ovviamente voterò a favore, ma una osservazione facciamola. Credo che è davvero singolare che tanti piccoli appezzamenti di proprietà pubblica casualmente si trovino ad essere recintati e utilizzati. Vero, per carità, vada, ma onestamente sembra davvero che il pubblico sia la musa da Mulder. Tutti quanti ci scagliamo, poi 2 metri a parte, 500 a quell'altro, tutti quanti se ne frega, è vero, noi dobbiamo farlo, però mi sento un pochino qui come rappresentante dei cittadini, la musa me tradò e mi desmonte, cioè nel senso che è la mucca che mi butta giù e io dico no, non sono caduto, sono smontato, perché è chiaro che non abbiamo altro da fare dopo tanti anni che è recintato. È vero una cosa, mia educazione è, come si può dire, il vecchio, come si può dire, educazione dei nostri avi asburgici mi hanno insegnato che la roba del comune è del comune, la roba del comune è del comune e va rispettata. Cioè, se capita adesso che qualcuno lo ha, subito andai a Ciordia. Ecco, grazie. Grazie. Consigliere, grazie. Bene, metterei in votazione anche questo punto numero 11. Favorevoli? Ci siamo tutti? Contrari? Astenuti? Allora abbiamo 13 favorevoli, 1 astenuto. Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Sant'Antonio era sui favorevoli, 13. Quindi 13, uno medesimo risultato. Punto numero 12, ancora Assessore Turchetto. Sì, prima di illustrarlo, solo un brevissimo commento che volevo fare, ma avete proceduto con la votazione. Cioè, queste sono tutte situazioni che vengono da lontano, insomma, no? Per cui noi ce le siamo trovate, semplicemente stiamo cercando di regolarizzarle, certo, traendo anche del vantaggio, un piccolo vantaggio per il comune, cioè andiamo a regolarizzare, vendiamo, manteniamo le servitù, per cui diciamo l'utilizzo pubblico e ricaviamo anche qualche risorsa per l'amministrazione. Ecco, venendo a questa è leggermente diversa, si tratta invece di una proposta di acquisizione di un'area di circa 900 metri quadri destinata a parcheggio di proprietà del circolo Olarigo. In questo momento c'è un commissario liquidatore del circolo che ha proposto appunto all'amministrazione comunale la vendita di quest'area per 2.730 euro
come da valore che deriva dalla perizia di stima giurata del geometra Federico Pillotto. Quindi c'è una perizia di stima. 2,730 diviso 9. Sì. Se qualcuno me la fa, ma comunque 3 euro, sì, 3 euro. 9,1827 siamo a 3 euro, esatto. Sì, vabbè, 3 euro. Sì. 3 euro giusti. Grazie. Bene, metto in votazione anche il punto numero 12. Favorevoli all'acquisizione 13, contrari, astenuti. Allora 13 favorevoli, 1 astenuto. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti. Medesimo risultato. Consiglieri, grazie. L'hai detto? Fermi perché c'è un piccolo brindisi, per l'assessore Denardi. A spese dell'assessore Denardi, ci tiene a precisarlo.